che la tua live è durata 1 minuto e 35 sì. ed è schermo nero che carica. E invece, sì, bellissimo, bellissimo. Eppure la connessione è buona. Ma comunque adesso siamo in diretta per davvero. Ragazzi, per davvero ci siamo. Vigorosi come una Vigorsol. E non era questa la battuta che volevo fare, ma eccoci qua. Ci siamo. Vigorosi, Per davvero, per vigorosi davvero. come una... Grossi La come... registrazione di questa live streaming non è disponibile. Ma boia. Ma un'altra, non è quella di prima, è un'altra ancora. Ragazzi, dovete vedere la genialità di YouTube che ti dà 30.000 link ogni volta diversi. Però vedo che sono in diretta in un'ottima qualità. Ora sì. 1080 boia. Invece di passare alla cosa giusta, ho passato le tag. Sto cercando di passare il link, ma sto link non sa da trovare. Ragazzi, perdonatemi, non è colpa mia se oggi YouTube mi ha tagliato via una live senza farla vedere. Beh, comunque ci siamo, c'è Semu, come si dice dalle mie parti. Non ho mai detto c'è Semu in Piemonte. Comunque, benvenuti, sono Jack e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, e oggi vi intrattengo per meno di 2 ore perché siamo in ritardo. Ma con me c'è il mitico Preparati i muscoli, Lio, Alcamenia, The Wolf. Dio The Wolf, Dio The Box. Sono Dio The diventato una Box. scatola. È come la canzone Simply The Box. Muscoli Sono diventato, ragazzi, buonasera a tutti, sono Lio The Box, sono una scatola, faccio recensioni di scatole. Sì, e fai l'unboxing. Mi auto-unboxo per fare sorpresa agli amici. E ai nemici ci faccio il trappolone alla Snake. Mi fai trovare gli esplosivi. Fai trovare gli esplosivi incredibili, mai visti. Poi sono due link diversi nella mia chat, non si capisce più qual è quello giusto, qual è quello sbagliato. È quello con la E, vero? È quello con la E. È quello con la E! Ce l'ho fatta! Siamo in diretta per davvero. Stavolta ci siamo, ragazzi. Nonostante i deliri. Ragazzi, mi sono accorto adesso, Jack. Sì. Ma tu c'hai Mr. Hollywood anche tra gli iscritti. Beh, ottimo. Ma chi è? Chi è uno? Siamo almeno 2 cavalieri del web. Ma è uno dei nostri cavalieri. Ma io sono io mi ero iscritto anch'io perché mi è sembrata una brava persona. Ma non sapevo che era lui. Ma fortissimo. Allora, buona cosa, buona. Sì, certo, 2 cavalieri. Ci sta. Ciao Ice. Drago. Ciao Ice. Scusami Ice. Oggi sono in modalità demenziale, non per la mia demenza, ma perché YouTube non mi aveva fatto partire la mia diretta. E allora ecco qua. Mi è arrivato un bel monetization off, come dire. Ma che te ne fai della monetizzazione? Ce l'avevi pronta? Dall'altra parte, oggi t'attacchi. Vero Jack? Dimmi. Vero Jack? A scaricare sempre la colpa sugli altri, vero? Chi è la colpa? Io ho premuto un pulsante e non ero in live. È l'unica cosa che so io. No, che tu dici che si è invertito in maniera demenziale, ma non è colpa tua, no, è sempre colpa degli altri. Infatti, non sei tu mai che impazzisci. è qui che avevo una bella battuta, visto che andiamo in Egitto oggi, ho deciso di portare con me. Consultare le avvertenze prima di giocare, cosa dovresti... Madonna, ciao Dav, benvenuto Dav. Ciao Dav. Ciao mitico Dav. Ragazzi, sto cercando di far partire una cosa, ma non mi funziona. Questo qui è il mitico Tomb Raider Anniversary. Mi sta partendo delle immagini sullo schermo come fuochi d'artificio. Si chiama tipo, vabbè, arriverà sta immagine che voglio farvi vedere. Mi scuso per il ritardo. Dopo guardatevi l'intro, che è molto bella. Guardate, quest'intro è molto bella e seducente. No, veramente bella sta cosa. Vedere delle case distrutte da un'esplosione nucleare. Sì, infatti dicevo, ma siamo nel passato. Esplosioni nucleari mai viste. Cosa? Piccola curiosità, sai vero? No, stranamente no. In una puntata di Futurama, il pro, a parte che hai fatto l'immagine incigante di Bayek? Di coso, di Bayek. Vi dirò il motivo dopo che finisci, tranquillo. Ci sarà un motivo. Tanto lo so che vuoi portare Assassin's Creed Odyssey. Ti sbagli, non porto. Questo è Origin comunque. No, ma non lo porto sul mio canale. Ce l'avrò sull'altro canale, ma quindi no. Allora, il motivo è per dirvi che andiamo in Egitto e non può mancare il mio inevitabile Bayek Faust. Hai qui, sto troppo ridendo.
Il Bayek Faust. Raga, Il Bayek staccate la live. Non si merita nemmeno Il Bayek Faust. il Bayek Faust, ma vattene a cagare, cioè, basta, licenziato. Aspetta Simo, che questa me deve finire. Simo, l'hai capita la battuta? Purtroppo non l'hai sentito. Ma guarda, per il suo bene, per la sua sanità mentale. Faust. Da Bayek di Siwa a Bayek di Faust. Sì, ecco qua. Ma per favore. Ma poi dice che non se le merita, invece se le merita. Vabbè ragazzi, quindi il Bayek Faust ci terrà compagnia per tutto l'Egitto. Le randellate che se con il rastrello proprio a colpirlo, non dalla parte con legno, ma proprio dalla parte dove c'è il rastrello. Primo mio gioco di avventura in assoluto su console, Tomb Raider 4, era bello. Sì, ciao Leonardo, sto per far partire i sound. E poi ci mette pure quel cavolo di Comic Sans maledetto. Cioè non è che ci mette un fondo è un omaggio a Sans, che è un personaggio gentile che non ti fa correre da tutte le parti sullo schermo. Vai, quella è la porta. Ciao Leonardo, devo dirti una cosa, 2 cose. Leonardo, ti dico questo buon Pomerania, buona serana, e alla fine Bayek Faust ci tiene compagnia il Bayek Faust. Ciao Leonardo, comunque adesso metto io la Velvet, visto che non era abilitata, perdonami, abbiamo avuto problemi tecnici, ma Lio ha dato una botta al computer e ha fatto funzionare. Merito suo, si è salvato Lio. Come? Quindi ringraziamo Lio che ha distrutto il computer per far funzionare il gioco. Ma mi cadono gli obelischi sulla testa. Mi cadono gli obelischi. Ma io ero lì tranquillo. Come va comunque, Dav? Che bello sentirti. Stamattina ho fatto il prelievo, è andato bene. Di sangue? Quale? Spero di sangue, il prelievo? O intendevi altra roba? Di sì. Vabbè, ma guarda, sì. Leonardo, hai fatto una cosa molto bella. Guarda che donare il sangue è una delle cose più onorevoli di sempre. Io purtroppo per ragioni di salute non potrei farlo. No, dico, se ciao, per donare il sangue è ottima come cosa. Sì. Sai perché? Perché? Per il fatto che poi dopo che lo doni ti danno un permesso gratis per mangiare a scrocco in tutti i bar. Ah, non lo sapevo sta cosa. Così non diventi nemico, è una cosa positiva. Una cosa utile. Ciao Matteo. Io l'ultima perdonami per volta che l'ho donato FG? No, io l'ultima volta che ho donato il sangue, Jack, mi ricordo c'era uno davanti a me, ma era bello impostato sto cristiano, Jack. Praticamente questo va per donare il sangue e stava tenendo il braccio piegato così, dai, per non far uscire il sangue. Lo vedo io. Vabbè, sì, quando tu pieghi il braccio, ecco, solamente che questo lo ha tenuto piegato, però il cerotto si era cerotto così. Ecco perché non sono come si chiama il sì, ho capito, quello, il laccio emostatico, ok? Non il laccio. Sì, tale Fabrizio. Cosa è successo Matteo? Mi sono preso. Ecco, guarda, Dav dà un sangue bello pieno di linfa che ti cura e ti mette tanta allegria, perché dice dopo gli spinelli, vedi che come che si chiama quella cosa che tu ci metti lo spirito sopra, che l'ovatte, l'ovatte, cosa l'ovatte. Sì. E praticamente sta cosa si fa togliere, questo c'aveva tutta la manica della camicia sporca di sangue. Boia, che schifo. Allora, ma tu lo sai che io ho comprato un misuratore di, si può dire, è una roba che fa bene avere in casa, misuratore di pressione, una roba normale, perché bisogna sempre averla in casa. E appena la metto per provare, e c'erano degli rivoli di sangue sul tubo. Ho detto, ma di chi è quel sangue? Non era mio. Non so di chi era, ma che cosa ci hanno fatto? Cioè, mi sembra che qualcuno è andato indietro e hanno riusato il tubo, ma era sporco. Che cavolo. Avrei dovuto ridarlo indietro, però poi una bella pulizia, per fortuna non avevo ferite, quindi insomma sai com'è. Meno male. Ma che cavolo, ragazzi. Almeno non era
Cioè, non è normale trovarsi sta roba sporca di questo liquido rosso. Boh, non è normale. Il tubone. Cioè, che ti faccio ridere. Sì? In natura o per levarmi del sangue. Ora Togliamo sto Bayer Faust per ora. Andiamo dopo. Oh, mi mangiato. Praticamente si misero in 4 dottori, 2 maschi e 2 femmine a tenermi. Ed ero ancora un bambino, potevo avere 10 anni. Ti dico solo che non so da dove mi è uscita sta forza. A un certo punto faccio così, uno dei dottori per poco non mi cade addosso. Si è girato verso mia madre e fa: signora, ma suo figlio c'ha una forza su. Ma quanto ce lo Mi vedo dice, un giovane Leo che fa tipo Bud Spencer, inizia a menare i dottori uno dopo l'altro. O fa come Joel della sto fase. Parlando di Tomb Raider 4, il personaggio di Werner von Croy era molto creepy. Sì, era un mentore. Qua non c'è perché, come già detto, è Tomb Raider 1, questo remake dell'1. Quindi in pratica è una Lara che è una Lara ancora alle prime avventure, un remake dell'1. È l'anniversary. Davvero. Beh, però Tomb Raider Tomb Raider 4 c'era appunto Von Croy, c'era l'Egitto, era tutto ambientato in Egitto. Questo invece c'era Von Croy, poi c'era Von Poiric. C'era tutti Popovic. Allora, dunque andiamo avanti. Siamo dove siamo finiti qua? Ma io qualche armi ho in questo livello? No, c'ho le calibro doppio, la doppia calibro, gli Uzi, i nostri. No, non ce l'ho gli Uzi. Ce li ho gli Uzi. Oh, la mitraglietta! Io amo la mitraglietta. Perché non mi dici le armi più forti di tutti i videogiochi dopo i fucili a pompa. Il fucile a pompa è potentissimo, guarda. C'è pompa, è qua. Come già detto. Dici che non siamo volgari, eh? No, beh, no, ma quello che vuole dire lì, scusami Simo, in parole semplici, è che Lara è molto brava con le mitragliette, ma ancora di più è esperta con la pompa. Sì. Ma veramente era una constatazione, non era una constatazione, battuta, esatto. Non era una battuta volgare. No, infatti. No. Senti, la malizia è nel chi la pensa. Non C'è anche Van der Sar, Edgar Van der Sar, non Croy Van der Sar. Ma cosa c'è? Ma c'è le mummie contro sto livello. Ammazza, c'è pure le mummie. Mi ha beccato. Le mummie che le fanno la festa, che poi non so che cavolo le mummie sono, camminano come dei sciacalli. Saranno sciacalli, saranno. Sono un po' incoerente, però se non parla molto è perché sto giocando a PES e sto facendo PES, ecco. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Una canzone dei Club Dog. Facendo il loco Bielsa che dopo che è stato rifiutato dalla Lazio. Ho già capito che tolgo Bologna. Bielsa. Grande storia. Edwin è il suo nome, sì, Edwin Van der Sar, certo. Ciao Raffaele, come stai? Un saluto a te Raffaele. Oggi ho avuto un po' di fatica per far partire la diretta, ma ci siamo finalmente, Allora fa vedere. Questo qua è il primo livello dell'Egitto, ci sono 3 livelli egiziani, sicuramente non riusciremo a finirli oggi, ma iniziamo a fare più che possiamo. Il mio obiettivo, come già detto, oggi è di finire 2 livelli e iniziare il terzo, se tutto va bene. E la prossima volta fare il livello finale dell'Egitto, il primo livello dell'ultima zona, e poi l'ultima puntata, che sarà probabilmente martedì prossimo, finire con l'Egitto completamente. Ciao Zombie, ciao Fabio, benvenuto. Fabio, oggi hai fatto dirette, io purtroppo non mi sono neanche avvicinato al computer oggi perché sto continuando le revisioni del mio romanzo e vi assicuro che fare revisione è una delle cose più faticose che ci possono essere, perché cioè veramente sembra una cosa di poco conto, ma è terribile fare revisioni. Le revisioni, quando ti accorgi che pensavi di aver fatto tutto giusto e invece hai fatto tutto sbagliato, è una delle più grandi umiliazioni per uno che scrive, è notare che hai fatto un errore. Non mi va qua, dovrebbe essere strano. Comunque benvenuto, un abbraccione a te. Fatemi fare. Guarda, esaurito e stanco. Vabbè, ma Raffaele, fa parte della vita, non è piacevole, ma purtroppo fatto stream, vai tranqui. Ok, Maniac Zombie, Lio e Simo, ma sto comando per Simo, quando è che riusciamo a convincere il buon Cometino a fare il comando per Simo? Ma non c'è bisogno, tanto. Come non c'è bisogno? Ma non c'è bisogno, vai tranquillo. Ricordi che Cometino gli ha fatto il comando anche a gente che non streama, quindi dicevo di dire, c'è il comando anche per loro, tu che sei sempre attivo. Cavolo. Quello lo faremmo, cioè se te lo dico io, fallo
quando ci sarà almeno la nostra prima stream insieme. Va Poi, bene. per il Signor- sì, momento non signore. voglio niente, vai tranquillo. Hai sentito una cosa che ti ha scioccato? Si può dire su YouTube, Raffaele? Racconta. Ma cos'è questa storia di FIFA comunque, che mi diceva Matteo? Lo trovo in edicola della collana Indimenticabili? Sì, insieme alla figurina di Vampeta, esatto, Indimenticabili, purtroppo. Guarda, ma sarà sempre nel mio cuore Vampeta, non vi preoccupate, è vero che la storia in Italia lo ricorderà come uno che si è preso i soldi senza giocare e ha spillato di soldi in Moratti, ma io voglio Vabbè. ricordarlo come campione. Come anche un altro giocatore sudamericano, non mi ricordo chi, che praticamente grazie alle raccomandazioni di un amico ha giocato per club importanti, o meglio, è sempre stato in panchina per club importanti e non ha mai toccato un pallone. Sì, Raffaele, non Solo è tanto i il capelli. campo. La prima cosa su cui te ne accorgi è la basetta. La basetta è la prima cosa che ti inizia ad avere tratti bianchi, nonostante i miei capelli tutti colorati, ma i primi tratti bianchi arrivano dalle basette. Te ne accorgerai e direi, ma è normale, figurati, è normalissimo. Io avevo un ragazzo in classe, un ragazzo di 20 anni, forse 19, che aveva già i capelli bianchi. Alcuni, però aveva tanti capelli, ma aveva già i capelli bianchi, non è una roba strana, non preoccuparti, anzi è un buon segno, vuol dire che il corpo è maturo, il corpo umano sta maturando, non è una cosa negativa, vedilo come un power up di fascino, perché voglio dire, non è che George Clooney che ha i capelli bianchi, le donne dicono c'ha i capelli bianchi, dicono oh che figo George Clooney, ecco qua, almeno così mi è stato detto, poi non me ne intendo, non so, poi magari non lo so, non me ne intendo di George Clooney, non so, magari per Leo non gli piace George Clooney, sono meglio io, non lo so ragazzi, non me ne intendo, comunque morale della storia mi è stato detto questo, insomma. Vuol dire che sei fan di Ravanelli. Oh, Ravanelli, penna bianca. Ravanelli, sono fan di Ravanelli. Se c'è Emo ogni tanto me lo cita Ravanelli. Comunque ho un problema che non riesco ad aprire un video che mi dovrebbe aiutare, ma a quanto pare non riesco. Allora, perché qua vado qui, dovrebbe tecnicamente. Ma stavolta ce l'ha fatta e prima non ce la faceva. Mistero, ragazzi. Mistero. Non lo so perché mi fa sto scherzo. Scusate. È colpa mia, probabilmente, ma non mi andava prima. Provavo a premere e non mi andava verso destra, lo sapevo, si vede. C'è ancora ho sbagliato qualcosa. C'è qualcosa che non quadra. C'è quel quadra che non cosa. come si suol dire. Allora, perfetto, stavolta è giusto. Ma non è precisa come Uncharted. Uncharted è una precisione micidiale. I Tomb Raider sono sempre stati un po' che tu pensi di andare in un luogo e poi finisci in un altro luogo. Io però ho fatto una grande cosa ieri, ho messo nella mia lista dei desideri, è apparso il mio canale. Certo Raffaele, è così che funziona, certamente. Infatti è Raffa, non Raffaele. Perché te ne sono così interessati ai gossip? Ma sai che me lo chiedo anch'io? Non so perché, tecnicamente perché la TV, la TV è sempre stata orientata più per un pubblico. Allora, voglio dire, se tu vai in chiesa ci sono le gossip, pare. In Italia è un posto con il 75% di cattolici, quindi vuol dire che comunque praticanti, così pare, quindi vuol dire che i 3/4 delle persone vanno in chiesa, e in chiesa di solito ti trovi le gossipare che ti raccontano: hai saputo che quella cosa lì, hai saputo che c'era una suora che non era gossipara da me e la schifavano tutti perché non faceva gossip. Ma che cavolo, pensava alle robe pratiche, a migliorare l'attività. No, c'erano tutti con lei perché non era gossipara. Ma ti rendi conto? Cioè, perché bisogna essere gossipari nella vita? Quindi era probabilmente una persona che ha detto: ma io sono qui per servire, mica per raccontare quello che fanno gli altri a casa loro. Ma che cosa gliene fregava? E quindi insomma li ho messo entrambi Tomb Raider Remastered nella wishlist, così chissà che se mi trovo qualche bello sconto non mi piglio anche quelli. E non è un gossip. Quindi, che cosa, non so, a te mai è successo? Come le chiamano? Le comare, le chiamano quelle da chiesa che avete presente? Le comare. Mamma mia. Ci sono, esistono. Purtroppo sì. Ecco, esatto. Invece di sparare con la pistola ho sparato con il fucilazzo a un interruttore, sembra un po' eccessivo. Ok. Comunque, ma che immagine bellissima questo animale con la maglia del naso. È un Chocobo! Sono felicissimo perché il Chocobo, avevo fatto tutti i Final Fantasy con le squadre di calcio, avevo Claude, il protagonista, casualmente per pura coincidenza
anch'io le evito ormai, però casualmente, per pure coincidenza, l'ho fatto con la maglia del Milan, Non è una coincidenza. Sephiroth con la maglia della Juve, che ci stava bene, cavolo, capelli lunghi, sembrava Zalaieta ai tempi d'oro, guarda, capelli lunghi. Mamma mia, è il Panteron. Il Giacomo Napoletano che ti sfida. Quello non so se posso leggerlo, però. Non sto ridendo della battuta. No, non sto ridendo della battuta. Non sto ridendo della battuta, assolutamente, ci mancherebbe altro, non sto ridendo della battuta. Però, insomma, vabbè, più che altro è la sorpresa, è un effetto sorpresa, non è una risata la mia, sto solamente digerendo la battuta. E poi praticamente abbiamo... No, perché, vabbè, cioè, lo sapete, JoJo parte 4, Diamond is Unbreakable, prima puntata, si apre la stazione di Napoli e gli rubano la borsa protagonista, coprotagonista, gli rubano la borsa. Cioè, prima scena di JoJo parte 4, Simo, lo saprai, l'avrai già visto anche tu, immagino, JoJo. Purtroppo JoJo è una mia grande mancanza. La potrei recuperare nel tempo, Comunque, però, vabbè, non ti ho spoilerato la scena, i primi 20 secondi di una stagione, nulla di credibile. Vai tranquillo che tanto prima o poi lo devo Almeno non è uno leggere. spoiler. E poi ho messo Ojo, che è lo scienziato malvagio, con la maglia dell'Inter, pura coincidenza, Aeris con la maglia da Roma, Barrett da Lazio, e poi non mi ricordo Tifa forse Fiorentina. Probabilmente ai tempi avevo anche un'idea perché le avevo messo la maglia Fiorentina a Tifa, però non lo so, non me lo ricordo. Forse perché ricordo una di quelle belle bistecche fiorentine, insomma, bella in carne, no, non so come spiegarla. Comunque, eccolo qua, Claude con la maglia del Milan, tanto per dire. E quindi insomma avevo fatto sto Final Fantasy VII con le maglie di calcio. Erano venute bene, tranne questa che c'ha un po' d'armatura. E poi abbiamo il coccodrillo che va in bagno. Ragazzi, è una cosa che succede. Perché quando mai non vedi aprire la porta del bagno e c'è un coccodrillo che va dentro a fare i suoi bisogni. Normale. Tutto normale in questo canale. Allora, per via delle cose del calcio ti devo chiedere una cosa dopo. Certamente, tutto quello che vuoi, sono pronto, anche ora. No, dopo Dopo la live, va bene, quando vuoi te, non c'è problema. Va bene, non c'è problema. Allora io penso che la strada giusta sia questa, perché non vedo altre possibilità. La mia mente magari non è è troppo limitata per vedere possibilità future, intriganti, che potrebbero portarmi in altri luoghi, ma no, per quel momento mi accontento di andare qua, in una, come si dice, una zona circostante. Troppe volte mi sfuggono le parole tecniche più belle e pure, però vabbè, almeno sono finito qua, ma non c'era nulla qui dentro. Un'alcova, ecco come si chiama, un'alcova in italiano. Queste zone, poi dice, bello il costo della maglia del Milan, sì, bello. Hai ragione. Alla fine è il buon Claude, ma tanto tornerà Final Fantasy VII, tornerà prestissimo, quest'anno tornerà. Devo solo vedere se fare prima il 16 o il 7 remake, devo decidere. Probabilmente farò il 7 remake perché se il 16 quando ci sarà il caldo estivo mi fa esplodere la play, la casa, va tutto fuoco, quindi devo ponderarlo un po', Allora, faccio provare, devo capire se posso andare così, e sembrerebbe di sì. Alza lo sguardo, Lara, e vai. Lara sempre comunque in grande forma, bisogna mettere Lara veramente personaggio ben curato, design eccezionale. Chi dice che Lara umilia la femminilità sbaglia gravemente, perché è veramente un personaggio femminile forte che dà un bel esempio. Assolutamente, chi ce l'ha secondo me è veramente estremismo ideologico. No, assolutamente Lara, fantastica Lara, assolutamente. Lara, grande donna molto forte, c'è tantissimo, come Ada Wong e anche Raffaele sa di Ada Wong. Ciao Lio, stiamo parlando di donne forti nei videogiochi, perciò chiedo a voi ragazzi, Simo prima, perché Lio almeno si sistema un attimo. Simo, quali donne forti, protagoniste o non, o coprotagoniste ti vengono in mente nei videogiochi? Quali più ricordi con affetto, visto che ci sono tante? La protagonista di Evelyn's World. Sì. Poi vediamo. Evelyn's World si chiamava Elena di Uncharted. Elena, sì.
Porca miseria, non mi vedo. Sì, Maniac comunque di solito sì, ma non sono le donne, non è donne. Ci sono, cioè voglio dire, secondo me sono sempre quelle cose quelle persone che attaccano i videogiochi per insultare, secondo me. Quelle cose. Ci sono, purtroppo, vorrei che non ci fossero, ma ragazzi lo sapete anche voi. Allora, Claire di Resident Evil. Mamma mia, fantastica, Claire e Jill aggiungerei insieme. Claire e Jill. Sì. Yuna. Yuna, anche a te piace Yuna, beh, grande Yuna, assolutamente. allora, se io posso dire... Ma un attimo, E facciamo per finire un attimo chiudere Siri. Siri? Ok. Non è una intelligenza artificiale, Siri? Quella di The Witcher. Ah, non Siri! Quella quella intelligenza artificiale della Apple, ok? No. Che spavento! Pensavo... Quella Apple. Magari per Simo è donna, non è un'intelligenza artificiale. Magari voleva... voglio dire, Cortana la tratterai comunque come un personaggio, chiaramente. Va bene, lasciamo Lio. Ma ragazzi, The Boss, mamma mia, Matteo mi cita... Stavo per dire che quella lì, no, Chi è quella lì che me vuole l'ha dire? classificata personaggio. No, io la classifico per personaggio, parlavo di Siri, di intelligenza, Dico, allora il mio sono Cortana, poi c'è Shante Elise del videogioco Shante. Chantelise. È fantastico come gioco, Guarda, te lo consiglio. Mamma mia, quanto dopo Ora che ci sei, Jack, visto che ci sei, a parte lei The Boss che Sì. è una figaccione da paura. Vabbè, non volevo dire quelle parole. No, cerca Chantelise videogioco e vedrai come mai ti ho detto Campi Elisi! Sono i Campi Elisi! Mi sono usciti i Campi Elisi, mi sono Non uscite delle siamo nel gladiatore, mi dispiace. Sì, esatto. Delle ragazzine. Non penso che intendesse queste ragazzine così. Questa immagine. Diciamo, Sì. questa qui? E questo è il videogioco, è bellissimo. È Non finisco in tutto a galera per motivi- aver messo questa immagine, no, non penso. No. Ok. stavo Allora, scherzando. è un, si può dire, è un simile GDR, cioè prendi Final Fantasy, invece di tutto quel popolo di personaggi ce ne metti due, ovvero una sua sorella da sfamata in... Anche in lei, come si chiama? anche lei, guarda la Brute Woman, quella con il martellone, la Fabbro, Madonna. il nostro personaggione, questa qui. La Trasformata- faccio trovare a Lio, quando trasformata torna a in- casa stanco, si becca uno scontro Ah, con lei in giro per la Sicilia. Ma perché? The Ma Boss. perché? Regina, Perché? Dino Crisis. Regina. Allora se io dovessimo l'adoro. fare Ma se certo, è dovessimo tutto aperto il mondo dei videogiochi. Io vi fare do poi cose dopo le mie, ma... Bayonetta, raga. Bayonetta, Bayonetta PG, è perché altrimenti se non cerco PG mi esce Eh, guarda, con Bayonetta è nato quel famoso meme DAT, non posso dire cosa perché altrimenti poi andiamo sul vietato, no? sì. Insomma, quindi era nato Bayonetta, sì. E poi c'è Nintendo, ragazzi. Nintendo ha detto, ragazzi, ci dicono che facciamo giochi per bambini. Risolviamo. Ah, che ne pensi di Bayonetta? È una strega che quando combatte perde parti del vestiario per combattere. Bello, molto Nintendo, promosso. Inseriscilo. Nintendo Mark of Quality. Bacio di dama. Sì, però vabbè, ma non è solo una questione estetica, è una questione di forza, ovviamente. Malenia Elden Ring, mamma mia Malenia, che il veleno, mamma mia, fantastica. Fantastica, è la morte del giocatore, Malenia, la morte del giocatore, guarda, quando ti becchi Malenia e dici ciao, morirai. Lo sai che morirai. Blade of Michela, ecco, la Malenia Blade of Michela, è proprio lei. Fantastica, veramente. Non fosse meglio che non faccio vedere la seconda forma, ma è pazzesca, sì. Poi abbiamo, ovviamente, volevo far vedere, io ho sempre adorato fin da ragazzo, insieme a Lara Croft che mi faceva impazzire, ma Final Fantasy VII Tifa, lo sapete, non è un segreto, perché è veramente bello il suo carattere. A parte tutto, Tifa è veramente forte caratterialmente, poi è una barista, quindi insomma anche un lavoro normale, non so, che può sembrare strano in un gioco, in un mondo di fantasy come quello, ha il suo bar, quindi insomma io direi sicuramente anche lei farà mega forte, ma non sto facendo vedere, poi pensavo di essere, comunque FIFA ho detto, ragazzi, FIFA. Va bene. Da giocatore da gamer ho detto FIFA, ma... No, poi ti lamenti come mai ti dicono che non cosa. L'originale sì.
assolutamente era una roba che non si era mai vista prima in Final Fantasy Tifa, era una roba incredibile. Era il periodo che su PS1 tutti testavano la potenza grafica, mi sembra giusto, cioè, volevano tutti testare la qualità, diciamo, sono quelle le cose che contano, le animazioni, insomma, i movimenti, insomma, la solidità, volevano qualcosa di solido che dimostrasse ai giocatori la solidità della PlayStation. Tomorrow Dark Souls 2, è Dark Souls 2 DS2? Cerchiamo, un attimino. Death Stranding 2, scusami, ho paura che sia spoiler, no, non penso che sia spoiler. Non penso. No, non penso. Non penso che sia spoiler. C'è una che c'ha una mano. Non è spoiler, dai, non è spoiler, ragazzi. No, è carina. Carina. No, bello Fabio che scrive Malena del The Ring è assoluto nell'origine. Non è lei, Non è lei che non è. No, parlava di Tifa, non c'era un originale di Elden Ring, chiaramente. Ammazza un cristiano solamente con un colpo di tette, quindi. Vabbè, Tifa con le arti marziali poi ti stendeva, tutto valido. Il corpo è un'arma, è una regola delle arti marziali. Un'altra che mi viene in mente c'è che cerca Regina dei Rovi Demigod videogioco. Quello era un altro personaggio potente che cavolo, ma quando l'ho utilizzato della roba. Regina dei Rovi? Il gioco è? Demigod, Demigod. Dovresti dirmelo in LOLT, forse. No, in italiano non la trova. In italiano c'è Baudica, regina celtica spietata. No, in italiano non la trova. Dimmelo in inglese, ti prego. Come cerca. Buono, anch'io non so come si dice Rovi in inglese. Allora, cerca Demigod, videogame female character. Te lo trova subito. Perché due ce ne sono. C'è la guaritrice, che è quella con. Che ora non mi ricordo il nome. Che sta a bordo di una. From Software. Ma perché cosa c'entra? Cosa c'entra? Demigod Games. Guarda, sarà una di queste per forza. Allora. Cerco io. Capito. Basta di 11 nome. Game. Facciamolo giocare. Aspetta, c'è ragione. Qua sono gli enigmi, le trappole a tempo. Io sono qui che guardo. Guardo la signora, la regina celtica spietata. Però è una roba utile, educativa, chiaramente. Va bene, ho deciso di inaugurare in chat e fare un massaggio. Non aprire, non si sa mai. Ok, io ho solo guardato le immagini zoomate perché sembrava un'immagine di cutscene. Quindi, allora dicevo, quali sono le donne più forti caratterialmente per i videogiochi? Che poi non caratterialmente puoi anche avere momenti di crisi, non devono per forza essere. Anche Jill Valentine ha avuto una crisi all'inizio di Resident Evil 3. Chiaramente per il peso del primo Resident Evil, la vedi che si guarda allo specchio e ha ancora gli incubi. È normale, anche se sei forte, comunque la fragilità può esserci. Bello questo posto. No, c'è uno strano incantamento. Sento c'è un audio spaventoso per il gioco. Sapevo che c'era una bestia, Panteroni senza pantaloni. Ecco qui, cerca Queen of Thorns. Ma perché lo so? Ma perché mi è venuto in mente prima che me lo dicessi, mamma mia? Queen of Thorns. Thorns Demigod, te lo trovo subito. Boia, posso farla vedere? No, è troppo. Ne vedo una che non c'ha. Non posso. Lì io non posso senza la tag. È troppo. E allora vorrei... che ti consiglio di cercare, cerca Sedna Demigod videogame. E tu quella la potessi trovare. Demigod videogame. Sì, dovrebbe essere quella sul panterone. Ok. Sì, sul pantalone, quella sì, quella. Ciao Doggo, come stai? Che bello vederti. L'altra sì, perché quella lì. Ma che detto che ci penso? Ma mica, ma cavolo... Dimmi. Una cavolo di serie su Dimmi che cazzo anni. Beh, oggi che stanno facendo tutte le serie TV. No, ma il gioco è come cosa, è come
LOL, ovvero League of Legends. Sì, è vero, quel tipo di gioco lì. Però il fatto è che è diverso, cioè i personaggi sono diversi. Si vuole fare una domanda a sono Doggo, diversi. chiedo anche a lui. Comunque, vabbè, Matteo dice nessuno ha mai visto una più cazzuta di Big Boss. Big Boss, scusami, The Boss, non Big Boss. The Boss è incredibile, ha un carattere. Cioè, è tosta, poi ovvio non voglio far spoiler per chi deve giocare il 3, visto che so che non tutti l'hanno giocato. Chiaramente The Boss ha una storia pazzesca, posso solo dire che quando arrivi alla fine del gioco dirai wow che personaggio, è l'unica cosa che posso dire, non basatevi sulle prime 2 ore di gioco, non ve lo so. Cosa ci devo fare qui? Salto di lì, salto di là e poi mi mangio qualcosa? Non penso. Jack, quando poi finisce la live, dopo. io ti posso chiedere un piccolo favore? Sì, Solo certo, un piccolissimo un piccolo favore. Ok. Ma perché non devi chiedermi un piccolo favore? Certo che non devi chiedermi un piccolo favore. Ma se vuoi scrivermi su Telegram, se ti serve prima, scrivimi pure su Telegram. No, se vuoi te lo scrivo un attimo ora. Ma certo, lo scrivi, ma tranquillo, guarda. Ma io sto cercando solo di capire se devo tirare sto interruttore o no. Ricordo che non davo. Oh, boia. Questa cosa mi sa che sarà. Vediamo un po' cosa. Ah, questo apre la torre là in fondo, capito. Vediamo un po' cosa c'è qui. Quindi. No. Che brutta sorpresa. Pensavo che muoveva le statue in una maniera strana. Ma sta muovendo le statue. Oggi inizia Assassin's Creed 3, ma sai che parlavamo di Assassin's Creed, Dogo, poco fa? Stavo dicendo che siamo in Egitto qua e ho portato con me il buon Bayek, e ho anche portato la scritta Bayek Faust. No, volevo dire proprio questo qui dell'Egitto a te. Se riesco, sto cercando di recuperare un gioco, si chiama Anubis o Anubis 2, ora non mi ricordo, dove praticamente interpreti proprio Anubis ed è un gioco simile a come faccio a spiegartelo? Penso che sia sempre un gioco avventura, però platform o roba del genere, e dove tu interpreti Anubis e puoi utilizzare i suoi. Comunque Jack, quella cosa te lo scrivo. Quando vuoi rispondermi dico non ora. Sì, ho già risposto, ho già pensato una che ti piacerà come gusti, guarda, te dico dopo, poi ti mando poi la bio, mi dirai. Che ne pensi di Fable? Sì, Fable, forse potrebbe essere il primo Fable che delivera al 100%, io amavo il 2, io amavo già il 2 che aveva i suoi difetti. Ma da quello che ho sentito dice che in questo nuovo Fable, se tu fai azioni cattive, dice si vedrà sul tuo viso, cioè dice vabbè, ma anche Mass Effect, scusami, anche Mass Effect fa la stessa cosa. Mass Effect vengono le cicatrici, Simo conferma che Mass Effect ha sta cosa bellissima che. Però sta cosa personalmente dico ne avevi. Ma Fable, tutti i Fable avevano sta cosa che ti veniva il viso malvagio se facevi cose cattive, e invece veniva un viso più angelico, spuntavano pure. In alcuni giochi ti spuntavano pure le ali, se eri buono. Quello lo devo giocare assolutamente. Sì, beh, certo. Oddio. Mo ti schiacciano, Jack, ti schiaccia. Ma non mi schiaccia niente perché per me sono bravo. Ti schiaccia. Ti stanno a richiudere. Boia, ho fallito l'ultimo salto. Disastro. Ma porco! No! Ho sentito un porco cane o è un'impressione? Sì, non hai sentito giusto, però. Sono io che non vedi lì. Boia. C'ho Lara che mi sta creando facendo cose brutte. Non si possono dire. Allora, eccomi qua. Posso venire su Discord? Ma Raffaele non devi neanche chiedere, vedi che ormai anche Simo ha capito che può entrare quando vuole. Non dovresti nemmeno chiedere, anzi. Io chiedo comunque per correttezza, magari per correttezza solo per cacchi suoi. Beh, aspetta, è vero, ci sono quelle giornate che magari non sto tanto bene, non ho voglia di parlare, ma non è perché. Sì, comunque per motivo lì, però. Dovevo saltare su, ho sbagliato. Però ho capito come si fa almeno. Se comunque vieni Raffaele che senti la tua bella voce allegra, mi fa piacere. Ecco, da qualche sera lo sai che faccio. Sembra una cosa strana. Mi metto sul letto
No, mi metto sul letto, accendo la... Lo sai le radio, quelle giapponesi? È il Quelle momento dove di ci devi fare attaccare casino. la... C-A-S-I? No. la Ciao! chiavetta Mi USB. piace, la faccio. O Ciao, mettici Fiammettino. la... o mettici la scheda qualche volta per ascoltarti la musica. Io mi Sì, metto qualche musica di quelle mie ma io ce l'ho, mi ma io ce l'ho rilassano presa così. anch'io una cosa così, l'ho presa anch'io perché è una cosa positiva. Ciao Raffaele, no, benvenuto. e mi metto a leggere cosa? La 20.000 leghe sotto i mari. Questo Beh, libro me bello. lo sono fatto come regalo 2 Natali fa. Ciao Stefano. Praticamente c'ho questo e poi forse qualche altro libro. Questi topi sono grossi. Boia. Ah, madonna. Check quello che ho sentito io. Se avete sentito che GTA 6 all'uscita molto probabilmente non lo venderanno fisicamente, ho sentito ma non ho capito il motivo, o non ci sta su un disco, come mai? Qual è il motivo per cui non lo vogliono vendere? Avevo sentito anch'io la notizia ma non l'avevo aperta perché tanto io sono più per il digitale. Però. Penso per il... sono più per il digitale. No, ma io di più... Io Ma ragazzi stamattina ho è sentito 700 giga comunque, manco ci sta su un disco ragazzi. Jack, io ho sentito una notizia stamattina in televisione che in Alta Italia c'è un sindaco che sta proponendo ai cittadini Sì? di mangiarsi la carne di nutri. Ma che schifo, sono dei topi. Ma perché in realtà sono più dei castori, non sono proprio dei topi, quindi... Sì, ma sono considerati Ma poi, vabbè, castoro. ma poi porca miseria, ma perché le nutrie sono così carine? No, le nutrie stanno creando danni all'ecosistema, sta cosa purtroppo è vera, devo dirlo. Sì, Non è- ma a me visto una di quelle con i baffoni così, cavolo, io le trovo Vabbè, simpatiche. ragazzi, c'è gente che vede una bestia e dice cibo. Però non penso tutti, Non penso che tutti sono così. Cioè, no, allora... Non siamo tutti degli animali, Non siamo tutti, non voglio avere animale nessuno. No? Perché io sono uno dei primi che cosa di nuovo, se non mi fa male. Quello che ho capito è che la non fa provo trapelare subito. lì. Ma in quel senso lì. E quindi vuol dire che quando. Ma eppure sai che tutti i leak trapelleranno lo stesso. Ti dico il motivo, non trapelleranno i leak. Perché? Sembrano davvero enormi. Ma senso. Allora facciamo vedere com'è una nutria. Io me ne sono trovato una in casa una volta. È entrata. Io se non mi sbaglio un attimo devo vedere. Ma che bella! Ma che bellolina! Ma che bella la nutria! Ah, ma che carina che sono. Ah, ma mi sa che io questa una volta ne ho vista una mentre ero in beta con i miei. Che Guarda, eravamo controllo al lago- ed eradicazione della nutria, vedi, addirittura eradicazione. Dicono i cacciatori, dai, andate. No, che schifo, hanno messo una nutria nel piatto. No, può arrivare anche al ristorante, ma no, la nutria col Vedi, limone. non è una cosa, è un castoro, non è... Sì. Allora vogliono portare sui piatti nei ristoranti, no. Nutria Splinter, esatto, Splinter, esatto. Maestro No, Splinter. Splinter era un solo, No, non è giusto. quindi non sono sono cose nutrie. diverse. Che succede qua? Invece la nutria è più... Ma io devo sbrigare. come faccio a spiegarvelo? È più un... stile papacastoro però all'italiana. Cioè, bastate che ci mettete un paio d'occhiali a una nutria e vi... Castoro. Ho sbagliato qua. Ho fatto un epic fail, ragazzi, succede. Perché adesso mi è venuta in mente quella cazzarola di canzone No, di ti Papacastoro? prego, no. Non sono Con la una fan di nutria canzoni. come protagonista, ma perché? Sì. C'ho ste pazzie delle 17:47. Probabilmente perché hai visto che entrava Cometino e hai pensato, cavolo, sembra una nutria. No, Sembra no. Papacastoro. Sto scherzando, povero Cometino. No. Magari dopo una biretta. Sto scherzando. Ciao Raffaele, come va? Allora, buonasera a tutti ragazzi. Diciamo, Jack, è una vita sempre un po' difficile, un po' stancante. Sì, Che bassi. L'altro giorno c'era il buon Andre Baba che scriveva, c'era anche Tullio, che scriveva, hanno visto anche i ricercatori che il tempo, tutti abbiamo una percezione più veloce del tempo. È vero, perché il tempo sembra scorrere più in fretta,
Cioè le giornate passano come se nulla fosse, è già passato un anno, è passato. Sì, a me mi è capitato in alcune occasioni, Jack, di beccare un paio di video come qua su TikTok. Praticamente dicono, ecco perché secondo noi stiamo vivendo in... come che si dice? In una... Mondo in una, di in una simulazione. Sì, sì. In una simulazione. Ragazzi, ho scoperto anche che alcuni video li hanno bloccati perché cioè, parlano di questa teoria e YouTube li ha bloccati. No, bloccati no, li ha demonetizzati. Ma è assurdo perché cioè, è una delle tante cose. Cioè, lo so, infatti sono un po' triste, non ci sarà l'hype da Game Store. Peccato davvero. Da piccole sembrava duravano di più, se non sbaglio c'è una spiegazione. Ma allora, la spiegazione psicologica è famosa, che si dice che aumentando gli anni la percezione, è come dire, la percezione del tempo soggettiva, cioè nel senso che... però, ripeto, se voi fate una cosa, un esperimento oggettivo, che è quello di usare un cronometro, di far partire un cronometro online e contare mentalmente fino a 10, come siete stati abituati a fare, cioè 1, 2, 3, e avere il cronometro davanti, voi contate fino a 10 e sono passati... meno secondi, cioè i vostri 10 secondi in realtà sono, cioè quindi praticamente il tempo passa più velocemente. E anche per la velocità con cui si contano, Jack, perché se si contano più lentamente c'hai la cosa che in più tempo, mentre se conti invece un poco più veloce tu Vabbè, sei, diciamo sì, così, però più se cerchi di veloce. essere col tuo stile di contare, io mi ricordo che il solito Io dico, come te non mi sembra abbastanza incazzato. la È partita c'ha una ragione, pubblicità, sì. proprio viene in mente che... Ma lui è che sempre uno stato anti pubblicità. Io ripeto, ragazzi, non è un segreto che sono aumentate ultimamente ovunque, cioè, ormai il web è così. Ma dice che molti youtuber si stanno accorgendo che le pubblicità le stanno mettendo a meno dice 5-10 secondi ogni 3. Vabbè, io non ho abilitato la cosa che permette, però probabilmente lo fanno lo stesso, cioè, nel senso, se tu non abiliti una cosa, te la metti in qualche altro modo, te la infilano. No, avevo letto una cosa. Affiliati. Invece di leggere, sì, ma adesso fanno come di quel sito non si può dire. Invece quello lì sì, vabbè, quello lì si può dire. Con i canali affiliati. Canale di Avevo oro. letto, sì, ma adesso fanno come i signori con i cani affiliati. I cani affiliati, ma i cani cani colori. Sì, Allora, come ti ho detto, Jack, sì, dimmi Simo. tra me e ti sei Diamond, occupato al momento in sistemato. game o puoi guardare un attimo? Sì, posso guardare un attimo mettendo la pausa, sì, lo posso fare, se può fare. Allora, La ti faccio sensazione è che vedere in anteprima un altro gioco che... sì, faccio solo un attimo vedere, se leggo un attimo il messaggio di Matteo che dice: la sensazione che il tempo scorra più velocemente invecchiare è dovuta a fattori cognitivi e psicologici. Ecco, era questa l'informazione psicologica. La routine riduce le nuove informazioni da elaborare, rendendo le giornate più brevi. Da bambini un'esperienza nuova richiede al cervello tempo ed energia per essere registrata, rallentando la percezione del tempo. Quindi, come dire, è come quando fai una cosa la prima volta, impieghi più tempo, quando la fai la seconda un po' di meno, e poi quando ti abitui impieghi sempre di meno. Quindi, come dire, il cervello cognitivamente funziona meglio. Però la risposta che mi diceva Babba è che avevano detto che invece era un declino delle funzioni cognitive. A me sembra strano, ha molto più senso quello che dice Matteo. Vengo subito, hai condiviso qualcosa? Qui su On Air? No, devo accendere la Va bene, webcam. vediamo. Tanto guarda, è tutto privato. Ti vedo una banana, una banana che balla, una banana che fa Porca... la webcam che si mette sempre in alto. Allora, preparati che una stream o comunque qualcosa assieme su questo gioco lo dobbiamo fare. Santa. Avevo letto Hentai Mountain, avevo letto la montagna degli hentai. Ho detto, no, non penso che vuole portare la montagna degli hentai, non penso che... Sarebbe stato divertente, devo metterlo... E tu cos'hai qua? E tu c'hai TNA Impact. Mamma mia, AJ Stylo. Non dicono in... Ma hai capito che dicono Stylo? Samoa Joe è coso? Cartangle. Lo so. Io sento già la sua musica della TNA ogni volta che vedo Cartangle con quella maglia. Sento già la sua musica pazzesca. Va bene. Allora, comunque, Jack, comunque è buono. Ma come sarà sto gioco di Anna Montana? Come sarà sto gioco?
Il gioco poi è anche basato sul film, pensa. Mamma mia, è pure cinematico. Simo, allora io ti propongo un altro videogioco. No, cerca di ma- più My Ma da, Ride ma da e quando, poi ne ma da parliamo. quando Matteo? Questo sabato la Royal Rumble, vado subito a vedere. Può essere. Cavolo, ma anche gli orari saranno sballatissimi perché se sono in Arabia Comunque, Saudita lo Jack, faranno prestissimo. mentre tu fai questo, mentre tu fai questo, Io non sto volevo facendo rispondere niente, un attimo a continuo a essere come interrotto. Aspetta, No, Jack, 31 comunque, gennaio. Sì. Scusate se interrompo di nuovo per una cagata. Dimmi, la puoi dire. Di buona Pomerania. Aspetta, voglio vedere il voglio vedere. No, bellissimo! No, ti prego. Buon Pomerania. Come si chiama? Lulu. Lulu. Ok. Saluti a zio Jack, Lulu. Sì. quello è diventato... Ma hai provato a Addio, hai Jack. provato a mettere quella... Hai provato a mettere... Silenzio. No, non a te, il sound. Hai provato a mettere la canzone di Vasco Rossi che dice Lulu, se si gira, per curiosità. No, Io quando no. l'esperimento con i miei cani di metterci... Jack, io sto sentendo il tuo gatto sta facendo Ma le fusa, lo so, c'ho l'elettra che... nel microfono. Sì. Ma Lulu. guarda, o è Lulu o Lulu senza l'accento, ogni tanto si gira lo Comunque, stesso. Sì. Simo, un attimo, volevo rispondere un attimo al commento qui. Tanto Allora, finito come lì, non ti preoccupare. io e Diamond abbiamo fatto pace per quel discorso. No, È ma stato un malinteso tra me e lui. Ste cose in diretta, ragazzi, no? Non diciamo queste cose in diretta. No, mi ha scritto tu Carmelo se sei in cerca di Rogni e te No, le no, faccio no. avere. Perché già Ma no, ragazzi, le cose cerchi private. stamattina. Fate i bravi, niente robe private, mi raccomando. Tanto, dettagli facendo volare le giornate. Comunque è vera sta cosa. Matteo, per me hai trovato la spiegazione ideale, secondo me la spiegazione ideale. Non mi ricordavo che avesse il comando per Matteo. Esisteva già il comando per Matteo, però. Ma non sapevo che Matteo faceva live. Leonardo, buonasera. Ciao Leonardo. Sembra di avere una macchinetta con te che il tuo gatto fa le fuse. È una macchina da fusare. Peccato che è una macchina da scavare con gli artigli. E quella è la cosa problematica, che non ha delle unghie, ha degli artigli, veramente, degli artigli pazzeschi. Quindi sì, allora è 31 gennaio alle 7 di sera nostra. Peccato che non abbiamo ancora il network, cioè non abbiamo ancora su... Guarda, io me lo vedo sul WWE Network, quindi sti cavoli, me lo vedo comunque. Quindi sì, 31 gennaio alle 7... Per una volta non facevano la Royal Rumble divisa in 2 serate? No. Non so se è vera sta cosa, però pare che sia spuntato una come si chiama? Una lettera Sì. che come si chiama? Che AJ Styles si era scambiato con Shinsuke Nakamura. Sì. E pare, allora, questo non si sa se è vera sta cosa, quindi ancora, ma sembrerebbe che l'ultimo match di AJ Styles dovrebbe essere proprio alla Royal Rumble. No, E mamma quindi- mia, ma è vero che gli scadeva il contratto a fine gennaio? Inizio a pensare che E sia quindi probabile, perché se gli scade il contratto breve. si sta vedendo se come dice nella lettera o se è un'altra cosa, cioè come si suol dire, se quello che abbiamo visto è tutta, diciamo così, fuffa, perché poi sta cosa Ma lui l'aveva detto da anni che Nakamura l'ha cancellata subito, cioè lui aveva postato sta cosa Bravo, su e la vai a X, pubblicare pubblicamente davanti a tutti un piano su X, e poi l'ha cancellata. Ma perché la gente posta roba Subito. compromettente su X? Perché non capirò mai l'utilità di postare robe, piani segreti su X, cioè non continuo a non capire. Vabbè, Conda anche che mi teme tutto. Tesoro. Cioè adesso spunta che vogliono fargli fare un torneo Ma chi è Nakamura? Ancora? a Otis. Ah, Otis, ma Dice è vogliono fargli fare un torneo. inutile per poi Otis, mandarlo- inutile. Non auguro E nessuno poi licenziamento, mandarlo- chiaramente. Non augurerò mai a nessuno, però è inutile, cioè, mi interessa vedere Otis. Dico per poi mandarlo in come si chiama? Per mandarlo poi per un titolo di come ho capito. Ma Otis per un titolo, mamma mia, siamo ridotti. No, so
caduto in acqua. Boia. Ho anche un po' fatica, mi vedrete giocare un po' male oggi perché ho anche la gatta che sta facendo scherzetti. Non voglio criticare lei perché poi non è che sembra che do la colpa dopo. Boia, ho sbagliato di nuovo. Iniziamo a guardare di là. Vedi che è indecisa, non sa se cosa vuole fare. Quando non sa cosa vuole fare, mi fa girare. Come stai, Leonardo? Si scusa in privato su Telegram. In privato. Sì, esatto. Bravo, Leonardo. Messaggio da moderatore, esatto. Però fatemi chiudere perché. No, chiudere, cancellare. Oh, boia! Ho sbattuto contro il tavolino. Non... Perché, niente, tranquilli. Come massimo, come vedi, il Napoli che vincerà contro il Chelsea. Il Napoli vincerà contro il Chelsea. Secondo me sì. E quella vittoria lì causerebbe... Leo, allora, non so come potrebbero lottare, fare contro dei gabinetti, visto che lottano contro i Chelsea. Però... Chi sono? Dico, però... Ma chi sono questi? Penso... I Chelsea. Sono Chelsea. i Chelsea. Ma sono... il Chelsea, sì, non ho capito adesso la battuta. Ma io adoro il Chelsea comunque, la squadra. Non è un segreto. Che adoro il Chelsea. La trovo una squadra veramente completa. Che ogni volta che diciamo Chelsea a me mi scompare quella cavolo TL e mi esce fuori Chelsea. Poverini. Non penso che i tifosi sarebbero contenti, però non ci sono tifosi per vedere la mia live. I tifosi mi randellerebbero come non mai, però. Sì. Sa il pacifismo dei tifosi inglesi è ben noto da tanti anni. Non è vero. Ti ho chiesto il buon vino, non come Tino. Che bello sto messaggio. Mi ero dimenticato che avevo messo sto messaggio qua. Il buon vino. Ma scusa, questa cosa qua? Questa roba mi tira su gli spuntoni. Ho sbagliato. Sono imbranatissimo. Sono imbranato a livelli estremi. Ma come si fa a sbagliare su questa cosa? Guarda, va su, poi lo spingo qua. Devo prendere qui, che ci sono. No, non lo fa, ragazzi. È Tomb Raider, è Lara Croft, bisogna dare il tempo di migliorare. È ancora giovane, è inesperta, è una delle sue prime avventure queste. Perdonatela. Perdonate me più che altro quando faccio questi errori. Quindi qui abbiamo tolto, abbiamo fatto cadere un cassone. E lo manda qui sopra. È sempre più complicato sto livello, bisogna mettere complicato. E quindi ora faccio il salvataggio. Vedo altra roba interessante. Vado a prendere perché questo non lo. Questo lì. Questo cos'è? Antiproiettili. Sono strapieni di proiettili e non devo sparare, che bello. Che bello. Qui abbiamo invece il cassone. Ok. Tutti sti proiettili e non devi sparare. Mi sa che fra poco dovrei beccare sì, io penso anch'io che fra un po' magari su un boss incredibile. Qualche boss bello pesantuccio. Sì. Non all'altezza dei centauri. Mamma mia, quei centauri sono veramente. Io non mi ricordavo il motivo. Ma sapevo che mi avrebbero fatto penare tantissimo quei centauri, lo sapevo benissimo che avrei sofferto. Se perde sarà una... Ma anche se pareggia, secondo me sarà eliminata. Anche se pareggia, un punto non può bastare. Al Napoli, secondo me. Deve proprio vincere. Ma quando è la prossima partita? Una bella pizza! Ciao Andy! Domani la pizza? Domani la partita, non la pizza, ok. Domani è la partita, sia... No, Andy, se non mi sbaglio, questa è una battuta di un film. Quando dice pizzeria Grandi Piramidi di Ginza. Una pizza di 5 piramidi al 2. Ma perché sono così? Che poi cos'è, Natale sul Nilo? È Natale sul Nilo? No, è un film veramente vecchio. Se non mi sbaglio dovrebbe essere tutti uomini deficienti. Anche Natale sul Nilo è vecchio. Perché ogni volta che vado qui sopra mi cadono le piattaforme. Jack, sì, è spuntato un messaggio qui. Sì, lo so. Cioè, nell'area c'è scritto ma quello è un server. Allora, ieri sera dovete capire che era collassato mezzo web. C'era Crunchyroll che non andava. Io volevo vedere One Piece e non potevo. Permesso? Ciao, Diamond, come stai? Salve ragazzi. Meglio. Anche se stanotte non sono stato benissimo. Influenza? Ho avuto un disturbo, mi ha tenuto sveglio un po' troppo, ma meglio non parlarne. Vabbè, se è una cosa che non vuoi... Posso solo chiederti se è una paralisi? No, non è una paralisi. Cioè, non è una...
Paralisi corporea. No, era No, perché lì sono l'esperto un su disturbo quello. intestinale. Vabbè, allora sì, Un dolores de panza? No, era sì, più o meno dolores de panza. Un dolores de panza, allora hai capito. Sì. Sì, fa male quello. I fagioli hanno... Fagioli. Fagioli dicono Io non che mangio causano- fagioli. Davvero? Se sopravvivi senza Non mi fagioli? piacciono proprio, non mi sono mai piaciuti i Vabbè, ma fagioli, lo sì, giuro. le verdure abbiamo tutti gusti diversi, guarda. Che si parla di verdure. No, per me sembra i cose, i fagioli con sale, olio, al massimo ci metti Il Monaco. Ma no, ma la Juve si qualifica ormai. La Juve... Monaco. Sì, ci mette il Monaco. Ci metti il Monaco, mamma mia, ci mette la squadra del Monaco. Sì, No, ci ci mette metti la La Juve. Juve compri Monaco. qualcuno per Spalletti, voglio non dico Verratti o gente fa bella forte, però qualcuno. Qualcuno di forte, non vuoi una squadra tipo Io vorrei qualcuno che passa in casa. No? Dai, Verratti lo metti vicino a Locatelli, Thuram, boom, hai fatto il centrocampo. Guarda che mi chiudo dentro. Vedi, intimità, ragazzi. Bisogna ringraziare gli egiziani antichi per aver fatto queste cose che ti chiudono dentro. Molta intimità, ti lasciano tranquillo. Poi magari se non sei capace di andartene rimani bloccato dietro un muro per tutta la vita, per secoli, per millenni. Una cosa importante è di lasciare un bel Grazie Leonardo! Grazie Leonardo! Non so se mettere il messaggio in evidenza perché c'è un messaggio importantissimo, Leonardo, ma posso anche chiederlo a te quali sono i tuoi personaggi femminili preferiti, dei videogiochi, ovviamente. Videogiochi. Non sto dicendo- Pure che sì, sarebbe bello Leonardo, però io lo vorrei adesso, tipo se... Ma Leonardo adesso è della Juve anche lui, come te. Quel maledetto che sta a giocare in Qatar a raccogliere le cacche di cammello. Chi scusa in Qatar? Che Verratti. sì. Ah, Verratti. Perché dai? Non ti ci piace? sta bene, spero che venga da un'altra squadra. Perché? Basta che fanno come Giuntole che trova il talento nascosto che poi magari lo rivendi l'anno prossimo, però almeno qualcuno. Il Qatar. Oh, Il Qatar. Il Qatar volevi Qatar. dire così. No. Io vorrei far notare che poi dice a Jack delle sue battute. Io Ma ho quello notizie invece è lì, tengo lì da quelle parti lì. No, Cioè, sono brutte salutiamo- quante quelle di Jack. Salutiamo gli amici, degli amici e le amiche del Qatar che ci seguono. No, ma poi anche quando parlo sembra che c'è il Qatar bloccato. Non ne da. Mi sono spaventato. Jack. No, non è. Giuro Sono su- stato io, giuro sono su stato Dio. io. Grande. Mi sono cascato. Jack ti meno. Jack ti Perché? meno. Cosa ho fatto io stavolta? Mi spieghi cosa ho fatto? Anche che tu non c'entri ti meno sembra. Vabbè, ma quello va bene. come Quella è una filosofia di i vita. grossi. Chi è entrato? Ha un sacco di chili di stronzate, ne spara un sacco. Anch'io, lo so. Ma è come Tino, è come Tino. Quell'atto c'è il gatto che gli salta No, nulla. Volevo chiederti, Leonardo. Grazie. Leonardo, se ci sono dei personaggi femminili dei videogiochi che ti piacciono molto, sono personaggi che ti sono rimasti impressi nei videogiochi, sarebbe bello sentire. Ad esempio, so che a Raffaele piace Tifa. Raffaele può confermarmi che Tifa l'apprezza. Perché non aveva detto che Raffaele era piaciuto come personaggio Tifa su Final Fantasy VII. Però non so se c'è Raffaele adesso. Dove è finito Raffaele? Sì, eccomi Ah, qui. ok, ti chiedevo Jack. se so che a te piace Tifa come personaggio dei videogiochi. Ti era piaciuta Tifa? Tifa, Final Fantasy VII, quella barista, quella con i capelli neri. Ti ricordo che avevi detto, oh, mi piace. Ah, sì. Tifa. In effetti. Sì. Sì. No, ma è un personaggio positivo, Ci mancherebbe altro, un personaggio positivo, ci mancherebbe. Io comunque voglio dire soltanto una cosa, Quello che è vuoi. una sensazione mia sulla partita di domani sera Napoli-Chelsea. Ah, Napoli-Chelsea. Allora sì, meglio che mi sto zitto perché mi stava venendo una battuta. Meglio che mi stava venendo una battuta così brutta porco che sì, forse mi meglio buttavate evitare. fuori da cosa. Forse è meglio evitare, sì. Allora, Tu hai detto Tifa, Jack, io stavo uscendo con fare Tifa, tu fatto no, ho capito, ma non Tartufa. Tartufa. È tartufina, tartufella. No, Tifa, volevo- Tartufa.
No, col io volevo tartufo. fare la Tifa col battuta tartufo. che tu dicevi Tifa, io volevo fare la battuta serie Tisca Tusca Topolino, però mi è venuto in mente di dire Tifa, tu fa Topolino, quindi ho detto meglio che mi sto zitto prima che qua mi fucila la cosa, calci. Ma io guarda, non farei nulla, ma è il signor YouTube Ah, se è vero! Come la mia gatta che mi sta sbranando. Guarda. Beh, niente, sono caduto di nuovo. Ragazzi, sono in leggera difficoltà a capire cosa devo fare qua, perché ho capito che devo andare di lì e ci sono degli alpini. Metti il tuo piede lì nella vertebra di Moffetta. Il fungo? Spalletti, grande allenatore, ha veritato il tatuaggio sul Napoli. Cos'è sta storia del tatuaggio del Napoli? Cosa è successo? Dopo lo scudetto si è tatuato lo scudetto appunto con lo stemma del Napoli e tutti gli facciano avete l'allenatore Juventus, cioè l'allenatore che ha lo scudetto. Ma aspetta, era del quando Napoli se l'era stampato su una chiappa? No, sul braccio. Ah. Quando loro c'hanno Manna che c'ha il stemma dei Drughi e l'allenatore juventino. Quale È vero. Drugo? Quello lì, È vero, quelli Conte lì, è i famosi Juventino, Drughi Conte è che Juventino. conosciamo. Ovvio Quelli che... di Arancia Meccanica. Ma è della Eh. tifoseria, non è proprio legato al film. Beh, ovvio. E poi No! posso allora, se è una mia cosa, ma posso dire che i Canica è uno dei film horror che personalmente mi horror? incuriosisce di più. Chiamiamocelo horror psicologico. Psicologico. È No, psicologico, col però cazzo, io odio l'horror, Simo. Ma non è proprio No, horror, no, è per niente. psicologico. Ma quindi Guarda io che sono ti qua per ricordo un uno segreto? dei personaggi Questo casino per... più Questo casino per in niente? assoluto, cioè Poi avrei evitato, ragazzi, sono professionisti, non è che mo perché c'ha quello non può allenare più. non so se È un giocatore che si trasferisce da un'altra squadra all'altra, sono professionisti. Ma come sì, tutti, sono non professionisti. è che gli frega. Simo, ma se il suo allenare è spaccare i ginocchi, non è colpa nostra, visto che c'è lo stemma dei Drughi sul braccio. Ma non penso che c'entri qualcosa. Sarebbe un po' grave se facessero queste cose. 2022-2023, cos'è lo scudetto del Napoli, dici? Sì, l'anno del terzo, dove condannarono anche la Juve a... Così quest'anno facciamo così, se il Napoli vince lo scudetto, quest'anno Conte fa anche un tatuaggio ma sulla chiappa. Allora, se la Juve vince comunque, invece dico, se la Juve vince, non dico scudetto, ma al massimo la Coppa Italia, faccio una live dove saranno come ospiti Lio e Jack. Sì, io mi metto la maglia E mi della metto a Juve. cantare per un'ora intera. Mi metto la maglia di l'inno del Ravanelli. Napoli seguito canzoni trash. Va bene. Va Ma bene. che cazzo? Oh no, parolaccia! Che cosa è successo, signor Comettino? Sentivo l'odore di parolaccia. Cometa. Sentiamo. L'odore di parolaccia. Allora. Ah, ma è I vin brûlé ha fatto effetto. brûlé. Il vin brûlé ha fatto molto effetto. E poi vabbè, tecnicamente io e Jack La abbiamo già in Chardonnay. mente un gioco che dovremmo fare insieme. Però Il non brulle dico te lo bevi nient'altro. tu, Carmelo. Non Il dico brulle te lo nient'altro. bevi tu. Vabbè, ma perché lui se glielo dai a gratis se lo beve No, anche, perché no? da me Vabbè, che si fa con buccia d'arancia Sì. e non so c'ho questa cosa. Ah, ma io non so come quando- minchia lo fanno. Ma Io non sì, voglio Comettino, tu pesta e fai Quando sei vendemmia. raffreddato, ma quando sei raffreddato, cavolo, è un toccasana. Vabbè, è caldo e rischi di Vin di brûlé. ubriacarti, Vin però brûlé. cavolo, ti Ma stappa in porco. una maniera impressionante quel cavolo di cose. Sì, io ce lo vedo Comettino che fa karaoke, brillo, stile con le musiche giapponesi Karaoke. e canta Però che brillo, te lo fai Bakamitai. tu con Alexa. Oh no, Te lo fai tu con Alexa. Alexa, Con la bottiglia di sake, che ogni tre inizia a lanciare sake da ogni No, ma io l'ho parte, visto, sì, io l'ho visto Comettino in una live dove era per strada e cantava Bakamitai, Kodomo Nanome, Yume wo. Ma tu quello è sei... bellissimo. No, ma scusi Max, ma tu ci sei o ci fai, scusa? Ci faccio, Ci sei o ci fai? faccio ovviamente, ci faccio. Ovviamente, lo so. A che non proposito è- di Bakamitai, hai visto che in Dark Ties abbiamo Mine che la canta? No, No, veramente. dove? È lui. Il No, cattivo. dove? Yakuza Kiwami 3. Eh sì. Dio. No, bellissimo.
Vabbè, quello è diventato un coso. Io ti giuro, sembra uno scherzo. Durante la quarantena, Firefox. ti giuro, durante la quarantena, non so perché YouTube mi ha messo sta canzone, forse perché Perché era diventato un altri meme. youtuber, e quindi io c'ho sta canzone, non so come cavolo ha fatto, mi è entrata in mente. Poi Sì. vabbè, c'è stata la versione con Animal Crossing. Che ci faceva la canzone di Sony? fatto- Coso, il cagnolino, no? Cagnolino. La Faceva- cagnolina lì. Cagnolina di Mario Avevano- Kart. siccome avevano fatto la collab, sanno loro perché la collab tra Animal Non lo Crossing sapevo cosa. Non lo sapevo di sta collab assurda, ma. Poi. tra Animal Crossing e Doom. Io voglio capire. Anche lì è nato tutto un meme. È nato sto Collaborazione. meme che cosa che bello. Vabbè, bisogna ammettere che Nintendo sa valutare di rigorosamente. come si chiama la cagnolina di Morto. Animal Crossing si era innamorata Del Dungai. Slayer. del Doomguy. Mamma mia. E quindi che succede? Praticamente c'è sto video con sta canzone qui e lei che canta con davanti una foto di lei con il Doom Slayer che forse sono nel mondo di Animal Crossing cercare No, non penso che sia il telefono, secondo me è proprio Android. Sul polso, avrei evitato il tatuaggio del Napoli sul polso, in effetti, cavolo, davanti a tutti. Ma raga, non è. Dai, ripeto, sono Sì. professionisti. Esatto. ma la cosa bella Poi non so Jack, perché i tifosi si offendono, Sì. dai, non è così offensivo. che i fan sono stati talmente testardi che alla fine sta cosa è successa. Speriamo di no, Raffaele. Cioè, quelli che hanno curato e quelli che hanno fatto Animal Crossing hanno deciso di fare sta collab. Se non mi sbaglio, per il Doomguy c'era la tuta, se non ero c'era l'armatura Mi tocca in stile googlarla. Animal Crossing, mentre per Animal Crossing c'era il Doom Slayer come personaggio giocabile. C'è il costume del Doom Slayer come personaggio giocabile. Isabel canta Bacamita e questa me la salvo, me la vedrò dopo. Faccio vedere il video senza la canzone per ovvie ragioni di copyright. Faccio vedere. Perché? Ma che ti succede che non ti sento più? A me? Sono sparito? Ma chi? No, Qua, sto qua, Raffaele, ragazzi. dicevo. Ma c'è, Perché vedo che scrivevi. Eccola l'immagine. questa? No, vabbè, stavo esprimendo soltanto il mio pensiero, per l'appunto, come stavo dicendo. Ma va dall'impagine. Carmelo, Guarda Dio l'immagine. santo, continui a parlare sopra Raffaele. A tutti. Oggi siamo in tanti, ragazzi, bisogna ammetterlo, siamo in tanti, ci parliamo tutti sopra, non è uno che lo fa l'altro. Giusto, Dolgo, da ambienti un po' diversi. Dicevi, Raffa, che non ho capito una vostra. Ma sbaglio? Il Carmelo riparli sopra. Sembrava Snake. Allora sì, stavo dicendo ovviamente che la sensazione mia, come l'ho scritto adesso anche in chat, è che purtroppo il Napoli perderà la partita, Sì, visto no. per come è messo in questo momento, ed uscirà fuori dalla Champions League. Speriamo di no, dai, speriamo di no, però vabbè, non lo escludo perché è difficile Lo battere so, il Chelsea. Jack, però purtroppo allora c'è questo fatto, ragazzi, che comunque è una cosa seria, cioè mancano veramente i titolarissimi, cioè tutti questi infortuni, adesso ci mancava pure il portiere Milinkovic, Sì, il quindi portiere, veramente il portiere è una brutta cosa quando c'è il portiere che... E il Napoli visto- purtroppo è messo malissimo, ragazzi. Ha ragione, Veramente. ha ragione. Però è vero. Ha ragione. Già. Alla fine forse No, da un lato sarà meglio che si concentri sul campionato, mentre l'Inter si fa un po' di sudate come gli altri anni, come lo scorso anno, che l'Inter aveva 30.000 obiettivi e ha perso le forze, non ha vinto nulla. Qui è stato anche un problema di testa quello dell'Inter, anche l'errata gestione di Inzaghi, sai com'è. Sì, che poi mi E piacerebbe poi- rivedere un altro 6-0, Cioè, 5-0, quello che è. hai visto la semifinale contro il Barcellona? Quella è stata una gara epica. Beh, certo. Io penso che, secondo me, lo stesso giorno della finale di Champions ci sia stato un maxi mega litigio tra Inzaghi e i giocatori, perché è stato confermato anche da diverse testate giornalistiche che avrebbe Si sono allineati i
Neti può capitare una cosa del genere. Ma perché devono litigare prima di essere motivatissimi in vista di una finale? Che peccato. No, è capitato di sicuro un maxi litigio, anche sono arrivati quasi alle mani, che Inzaghi avrebbe cercato coercitivamente di, come si può dire, di convincere 3 o 4 titolarissimi come Bastoni, Barella, eccetera, eccetera, di seguirlo con lui all'Alilali. Il problema è che No, è sbagliatissimo. Ma poi scusami, lo vai a dire il giorno prima della Champions, ma scusami. Ma il giorno stesso, non il giorno prima, il giorno stesso. È la cosa più sbagliata e non professionale possibile. E dopo la squadra è andata in circuito. Ho sentito Plin Plin. Ed è È tutto quello che capitato proprio questo. Ah, Presidente? Presidente? Era il bot. era è buono, ma caduto può cagare. il Pubblicità. Il bot non ci... Adesso, scusatemi una cosa, tanto da cambiare isto, qua adesso i signori di YouTube cominciano a essere proprio i signori di Twitch, che quei canali affiliati sparano le pubblicità. Ragazzi, è un'azienda, tutto sono aziende. Noi siamo qua, basta che ci danno un posto, noi non paghiamo nulla, noi non paghiamo né per vedere né per streamare. ma io, almeno ma quello. io oggi sto sentendo altre parole dette da Jack. Ora ho sentito, invece di dire porto, ho sentito dire suino. Suino. Cioè questa cosa oggi. Non lo so, siamo un po' di malizia. Per me non ho sempre detto che sei fuso. so. Uso, con la faccia. Secondo me c'è Ma non qualche- tifo né secondo Napoli me né c'è Juve, qualche dico che quel tatuaggio ha differenza. avuto risvolto negativo. Che poi si tratta di nomi dei fidanzati finiscono male. Ma Matteo, quanti anni abbiamo visto Undertaker con la scritta Sara sul collo? Ok, lui amava tanto la moglie, ma non è Michelle. Oggi dovrebbe stare con Michelle scritto sulla... perché Michelle McCool... Vabbè, Io Michelle McCool. sinceramente non me ne sono mai accorto, cioè che sarà una Davvero del cosa- tatuaggio gigantesco di Undertaker? Io l'unica cosa che mi sono accorto quando successe il fatto di Owen Hart lì, si era visto avevano ripreso la faccia dell'Undertaker, era lì che stava a piangere, cioè ragazzi. Sì, una delle poche e volte c'era che è l'arbitro- andato fuori il personaggio, sì. E Vero, c'era vero. l'arbitro che lui se n'era accorto, e anche l'arbitro stava dicendo cioè, è appena scomparsa una persona, cioè con quale cosa? Se io almeno fossi stato di Undertaker, dopo sto qui gli avrei detto a Vince vattene a quel paese. Ma io non perché? lo- Che colpa ne aveva Vince, ragazzi? Dopo la Incidenti di carriera. percorso. Sì. Non voglio difendere McMahon, che Sì, è ma indifendibile. Vince doveva essere il primo a controllare il fatto No, ragazzi, non è lui del che si mozzicone. occupa, non è lui, come non è Triple H, ragazzi, quelle sono cose che se ne deve occuparmi chi lavora a fare le cose di sicurezza, perché fidati, pagano, infatti la WWE non è mai stata neanche denunciata e nulla, perché è indenunciabile, perché se doveva pagare a qualcuno, doveva pagare a chi dell'arena che non ha dato le cose di sicurezza, ma no, perché comunque la WWE è sempre messo la sicurezza degli atleti davanti. Sì, ma non scriverlo, mi raccomando, Leonardo, le robe di password non bisogna mai menzionarle, mi raccomando. Lo dico per il tuo bene, perché bisogna... Leo, allora Leo, come ti ha detto Jack, non lo scrivere perché anche se qui siamo tra amici, possibilmente può capitare che entra qualcuno. Ma no, ma ci che- possono essere dei software di analitica che si recuperano tutti i messaggi di tutte le chat e decidono che quel messaggio lì... Sai No, ma com'è? poi le password sono cose private, per cui Ma certo, proprio certo, manco certo. condiviso. Certo, a me è successo in passato che alcuni mi hanno detto senti mi entri qua perché magari hanno Comunque, bisogno di qualcosa. insomma. Jack, quando ti cerchi sto video qui, quello che hai cercato prima, Già visto? cercati anche Doom e cerca Doom X Animal Crossing. C'è un Pure. trailer in cui si vede praticamente il Doom Guy che fa fare vola la stella. In quel momento compaiono i demoni, lui se la avvicina e fa com'era il coso, la frase detta che era distrugge cosa, la Rip and Tears, Rip and diceva Tears, il sì, è trailer. la sua frase.
Quindi lui fa rip e lì a un certo punto gli vengono, sai, stile anime quando ti vengono Sì. colini da sadico stronzo. Sì. Lei fa tears, quindi lui fa prima naso naso, la tira su e mentre carica il fucile lei arriva sul fucile, per poco non casca, rimane in equilibrio e poi si guarda con il Doomslay, ti tira una cartella dritta in faccia a Boia. un povero demone che passava di lì, gli esplode la testa al demone mentre Non quell'altro ha si fatto, tira non una ha fatto fucilata male. Non ha un fatto altro male. demone. È un vero gentiluomo, come si No, ma tu te la devi vedere, se Me la la vedrò, scena me la vedrò. ti piscia ogni volta. Ma cos'è? Che roba fanmento? No, è proprio il trailer ufficiale. Beh, però è fantastica Tra sta coso, cosa. tra- Però è fantastica sta cosa, bisogna metterlo, è fantastica. Guarda, non avrei mai immaginato una Sì, collab ma del genere. allora quando si fanno cose del genere, piuttosto che le persone iniziano a dire ma che cavolo di schifezza hanno fatto, dovrebbero apprezzare queste cose. No, queste sono cose Perché bellissime. infatti. questa cosa si possono creare nuovi Universi, multiversi, sì, esatto. Ma Raffaele, domanda per te di Leonardo, cosa ne pensi di Giovane? di chi? Giovane. Tu sa, Raffaele sa E chi è? di chi parla. Secondo te chi vince il Royal Rumble? Sai No, che in quest'anno... realtà si pronuncia Giovanni. Questo giocatore ma proviene magari- dal Verona. Ah, Ho sbagliato. Esatto, Lio. No, stai ma tranquillo, te, Jack. ma Scusate, mi sono te sbagliato. ancora è presto. Subito vado un attimo Ancora in è bagno. presto. Per Ok, cosa? Diamond. Vai. Madonna, mi sta risalendo il pane con il pane con lo stracchino e la banana mangiata sopra. Ma che cazzo? Però è potente. Ma Che cacchio ti sei mangiucchiato oggi? Per merenda. Ti ho detto, a pranzo Un mi essere sono fatto umano. un panino con lo stracchino e poi mi sono mangiato una frutta. Non ho capito come niente perché ti sento a tratti. Ok, capito. Ho detto, mi sono mangiato prima il pane con lo stracchino in mezzo e poi mi sono mangiato una bella Banana, chicken, banana, E- chicken, e banana. la cosa è che Marco del ci Polo sono in Banana. alcune occasioni come si suol dire, mi fa su e giù. Un reflusso? Sì, la so giù. Ho una specie di reflusso gastrico, sì, una corretto. specie di refusso. Sì. Reflusso. Cioè, ti stimola il flusso, fa pazzesco, bellissimo. Ti stimo dal flusso, ma sentilo quell'altro. Stimola Poi sono io quello che fa le incredibili suoni, incredibili con sto- A parte Questo mi fa almeno che sei anche piacere, quello che secondo te chi vince il spara Royal con Rumble? Max. Io sto cercando di non Ma spoilerarmelo, Jack ma mi supera, questo quindi- potrebbe essere l'anno di Brown, Breaker, ma spero veramente non guardo spoiler, non guardo rumor. Madonna, quando sento. Ma no, ma non penso, check. Anch'io spero di no, non però penso che mi sia sembra il suo l'annata anno. Se vince di CJ Bron Styles. Breaker. Io penso di più che Una roba sarà Chris Jericho? l'annata. No, o che ritorna Chris Jericho e quindi qualcuno lo manda poi a WrestleMania contro. Ho capito, lo manda a fare in... Ah, no, non c'entra nulla. Non c'entra niente. Oppure penso qualcun altro. Madonna, sai che mi è venuto in mente? Ma Chi? Raja Jackson, il figlio di Rampage Jackson, quel cretino che per poco non sa, facendo fuori quel wrestler lì che ne abbiamo anche parlato. Ma perché dovrebbero far vincere quello, scusami? No, ma immagina mettetelo sotto contratto, Vabbè, ho capito, ma vincere la Rumble. essendo uno Non vincerà uno famoso comunque con la una fama. Rumble. Vincerà uno famoso la Rumble, non vince uno famoso. Boia del House. E quindi E devo chi fare... c'è di famoso nella Royal Rumble? Chi c'è? Non so la lista completa, ma abbiamo un po' di lottatori. C'era ancora Cody Rhodes, spero che non vinca per il terzo anno di fila, altrimenti No, basta. Cody Rhodes sarà in faida con
Cocoso. Con Cucurello. Cody. Cody. Cucurello è bellissimo. Cucurello è bellissimo. Cioè, cavolo, ma Vedi, Cucurello, tu ti immagini 80 e no, passa tu anni, ti gli dà uno immagini- sganascione e dice staci, vinco io la Rumble. Mamma mia, sarebbe pazzesco. Tu ti immagini sto vecchiaretto tutto tranquillo, sì, cazzicca, cannuttero È siciliano, Cucurello, c'ha il cognome da sardo, ma è sicilianissimo. Oh, vai, Cucurello. E lei quello fa, e questo che? Ush! Ci Perché non sono tira capace, cosa. ragazzi. Io mi chiamo Cucurello. Però di più ci metterei più che accento siciliano. Ma non è che l'ho inventato io, è proprio lui che è siciliano, nonostante il nome, da sardo, è sicilianissimo. Fatto, ce l'ho fatto, ok. Che fatica sto sardo. Che fatica. No, c'è un'altra leva. Sto livello, ormai ci ho perso la testa io con sto livello, ragazzi, ma ormai oggi che devo fare 2 livelli, guarda, 2 livelli. 18 e 30 e neanche finito il primo. 18 e 30 e neanche finito il primo. Non è finita la leva, c'è sempre una leva. C'è sempre una leva di mezzo. Comunque devo dire la verità. Sì. Dimmi. Più la guardo e più mi innamoro di lei. di Nara. Beh, merita. Beh, la storia di videogioco te la rimetti in primo piano perché è la storia dei videogiochi. La prima Raffaele, la prima crash. Crash. Vai. La prima crash. La crash. La prima Non ho crash. capito, scusami La io. prima crush. La prima crash. si intende La prima crash. La prima che quando uno è giovane ai videogiochi e vede queste e si innamora. Dico, capito? la prima crash non te la dimentichi mai. Ma crash. Giusto. Sì, è vero. Ma Io lì l'ho la tua prima visto, crash la non La era. prima crash è stata non cosa? era- Roxane. Era la vecchia di Dragon Ball, quella che Sentiamo, vedeva il futuro. sentiamo. Era la vecchia di Dragon Ball. Ma sempre vai a cagare. La vecchia cioè, veggente di Ero Dragon Ball. mutato, di che si al parla? massimo, Della prima crash. al massimo o era di- Bulma o fittizia. era Kiki. Ma la mia prima Sì. crash in assoluto, lo sai che è stata? No. Roxanne di In Viaggio con Pippo. Mica. La ragazza era una... Senna. Oh, ho capito chi è. Mamma mia, quella era Ve lo giuro, bellissima. se fosse stato un personaggio dei cartoni animati mi sarei Partiva la innamorato musichetta di del sito lei, arancione. che è troppo bello. Mi piace Ma Roxanne. fa culo, cioè, Vabbè, Fumeggiante! non è offensivo. questa è la crash di Comitino. Qual è la La crash? Sadarce La crash Medaglia. Comitino? No, non penso che La- sia innamorato di l'amico The Mask. verde. Non penso che fosse innamorato di The Mask. Anche se è una Pooh, dice Dove, e Roxanne è un po'. Ma sai che me la ricordo anch'io quel personaggio? Sì, è un po' cattivella, sì, diciamo così, per dirla in termini che, che si possono dire addirittura. No, Non era lei? non era cattivella. Cioè, sì, aveva le amiche Ah. che erano delle stronze Ah. colossali. E lei no, era brava invece. Ok, vabbè. No, allora, lei è stata sempre brava. Mm. Praticamente gli ha fatto capire fin dal che lui fosse il figlio di Pippo, che avesse i denti porcenti con il padre. Lei lo amava per quello che era. Sì. Mi dispiace solo che poi in Pippo, in estremamente Pippo, questa coppia non l'hanno fatta durare. Ah, sì. No, non è Cioè, infatti, vabbè no. il fatto che hanno fatto trasferire Max, ma era cresciuto in un... Ma chi era la madre cavolo, del ma figlio? meno Ma chi era la madre del figlio? Ma non si è mai mai capito visto. che era... Dicevano Allora, c'è una Sbagliato. teoria, scusami Simo, c'è una teoria che in uno delle puntate dei cortometraggi di Pippo dice si veda lei, però dice che poi lei sia morta in un incidente stradale. Ah, beh, quello Altri Ma aspetta, dicono quello che intendi tu adesso è tra virgolette l'altro Pippo, cioè Come l'altro? l'omonimo, cioè quello borghese, come Ah, perché cazzo non si è Ma chiama? sempre la stessa persona? era sempre Pippo, cioè c'aveva un altro nome Pippo Franco. Che poi però lì Ciao, aveva un altro Shinkai. figlio e non era Max. Sinkai, No, devo in farti realtà vedere era una cosa. Max. Simo,
Xinkai. Sembra una cavolata. Ragazzi, ma ragazzi, quella fatemi lì salutare era- Xinkai, vi chiedo un attimo. Ragazzi, Ciao, guardate, Xinkai, guarda, c'è Bayek, siamo in Egitto, siamo Bayek di Assassin's Creed Origins, e Xinkai, Bayek scappa, Faust, scappa, lui è la Xinkai. leggenda, ci tiene compagnia. Xinkai, Eccola, scappa, signor. scappa. Visto? Scappa Xinkai finché sei in tempo, puoi ancora difendere la tua Tra sanità mezz'ora mentale. parte anche l'annuncio sul tuo canale Telegram, Max. Vi annuncio cos'è, scappate Che parte l'annuncio su Telegram? Di cosa? Che? Adesso alle Io 17. Non c'è niente. Ah, su Telegram? L'ho detto fra meno di mezz'ora. Mhm. Vabbè, non ti Ho incazzare. programmato lì un messaggio che sarà per domani e dopodomani. Ma non lo so, ma oggi il Cometino lo sento molto sulle spine. E che cavolo sta succedendo? Beh, ovviamente c'è Bug, è Piani di emozionato. guerra. È emozionato, come Tino, emozionato. Lo Sì, sento- già lo sento stamattina mi ha molto fatto partire, curioso. ha fatto mandare in bestia Carmelo, stamattina mi ha fatto mandare in bestia. Sì, ma... Vabbè, ragazzi, bestia. Ricordatevi sempre, punto esclamativo, bestia. Jack non è Max, è una bestia, ricordatelo sempre. Ah, Che ne so, Mundus. dato che stavo andando in ufficio postale stamattina, Eri in ufficio? i timpani con Fatevi la Loca che ho passeggiata con anche il vicino di veloce, casa. ma Jack Leone Max. Loca, un bestia. Loca. Ma Sì, perché Loca? veramente c'è un Loca. Loca. Vabbè. I miei vicini che Mundus. dei miei Mundus. vicini hanno un Oca. Potentissimo Mundus. Beh, è belle Luca. E Loga per Cassate lo ricordo. E questo è Bayek. è Loga perfetta. Che cosa c'è? Noi La abbiamo gatta che sempre fa tremare la perfetta, c'è porta. Loga perfetta. Loca perfetta. Guardate la sentirai nel video che ti ho mandato, Max. Sì, dopo guardo tutto. Loca. Adesso non metto... Comunque, Sì, sì. Ma dico, non comunque Simo, adesso. come ti No, stavo no, adesso no. dicendo, Sì. Simo, come ti stavo Sì. dicendo, allora il figlio di il ragazzino che si vede in praticamente nei cosi là di cortometraggi in vivo era proprio coso come si può dire, era proprio Max. Ma non lo so, ragazzi, non lo so. Cioè, il discorso Max, non è... il figlio di Pippo. Cioè lì era perché ancora era piccolo, quando noi lo vediamo viaggio con Pippo, lui lì è adolescente, Sì, sì, cioè infatti avrà è vero, sì, adolescente. 12-13 anni, mentre quando in estremamente Pippo io là dove sui ormai 28 anni, 17 massimo, Ammazza. perché lì in America già tu a 7 16 anni anni guidi. vai all'università e puoi viaggiare fuori. Beh, è vera sta cosa. Ma mi sono perso. No. Però diventi lì in America diventi maggiorenne a 21 anni. 21 però, sì, è vero. Sì, ma già Ouch! 18, ma già 17-18 puoi andare nei all'università, quindi. Ma no, e l'università fatevi no. la passeggiata anche veloce, ma Jack Leone Max. è una Ma loro c'hanno i bestia. college, è tutto diverso. Guarda, in America è Ma tutto... si vede invece nella serie House of Mouse, è ancora più grande. Madonna, e lì allora lì era perché era proprio, però lì era ancora sull'adulto giovane, Sì, sì, penso a ma poco, si vede che è penso più grande, anche la sui voce è più matura. 25-26 anni, cioè, quelli là erano 25-26 anni. Ah, non lo sapevo che c'era una versione più grande di personaggio. Non l'ho mai visto. Si vede che non guardo la roba Disney da tanto tempo. Si vede. Vabbè, Jack, ormai Ah, perché sono io che non sono sulle fan, non per video- altri motivi. sulle videocassette Sì. oppure ci andiamo a cercare su tubo. Ah, già, Io sinceramente 150 euro per 150 eurozzi. su Disney Netflix seriamente vi sparate in un calcagno, non è che Non so come funziona so, sto cioè, enigma, mi ragazzi. Non credo come funziona sto enigma. Devo girare i cosi, ma non so come. Enigma.
È un enigma, faccio vedere, spiego tutto. Allora, partiamo da qua. Ciao Dogo dice, a proposito di Bayek, tu hai mai parlato di Assassin's Creed? Sì, io ho un sacco di Assassin's Creed, non ho portato Origins, ho un sacco di Assassin's Creed sul mio canale, ho il 2, il Brotherhood, allora amici, il 2, il Brotherhood, il Revelation, il 3, bellissimo. il 3, ho provato anche a portare Liberation, ho portato anche qualcos'altro, però l'uno mi manca perché non ho mai voluto portare. Boia, è complicato. Allora, fatemi togliere Bayek qua. Bayek se l'avrebbe risolto questo enigma. Ezio è bellissimo, sì, ma io ho tutta la saga completa, infatti, perché mi piaceva. Vabbè, sono fan io. Prova magari a metterci. Allora, prova la pesatura, no, questa non è la pesatura. Bisogna vedere che immagini sono queste. Tutti stanno porgendo qualcosa, così porge la bottiglia di vino, quindi magari è giusta perché ci abbiamo Cometino, quindi gli facciamo porre la bottiglia di vino. Ma basta. Non sarebbe una cattiva idea. Povero Cometino. Ma non è offensivo, ma ci mancherebbe altro. Non sto offendendo Cometino, sto dicendo che vedo una bottiglia di vino, penso che magari sia giusto per questo enigma. Non so quanto deve essere girato. Così. Non si capisce niente, come sempre. Non si capisce niente. E c'è anche una. Non capisco più niente. Oh, altri animali. Ormai stiamo combattendo ste giaguaretti come se nulla fosse. Giaguaretti? I giaguaretti sono i nemici dei polaretti, sì, anche quelli. Allora, davvero non ho idea di cosa sia bene. Pure io. Sono troppo belli. Quando torni su Twitch. Guarda, andrò ospite dalla cara Xinkai presto, non abbiamo una data perché bisogna vedere quando finisce il progetto attuale, però sì, mi ha invitato a ritornare su Twitch, non mi appare più nella lista canali più seguiti e dati. È vero, invece avevo Xinkai al primo posto dei canali seguiti lo scorso anno, era il mio primo posto Xinkai, perché abbiamo avuto Cometino, penso secondo, non lo so, perché Cometino mi sembra secondo, forse il secondo era Gigio, non mi ricordo chi dei due, se era Cometino o Gigio, c'era anche Panzerone, per la grande gioia. Io ho invitato anch'io a tornare, comunque è vera sta cosa, il problema è che sono tanto scomodo a fare il passaggio, vorrei tanto, ma devo capire come risolvere questo enigma. Vi chiedo scusa ragazzi, devo solo capire come si risolve questo enigma. Secondo me è una questione di capire esattamente. Guarda, io ti dico che da mezz'ora che vedo che ti girare in tondo. Ma esattamente, è così che si risolvono gli enigmi, senza sapere cosa fai, giusto? Ah, sono io che sono stupido. Non sono stupido, ovviamente, sono molto intelligente, però devo far sbucare queste cose, ma sono diventate 4, sono sempre di più. No, quindi... c'è che sei solo invecchiato. No, vabbè, ma ragazzi, questa è roba più vecchia di me, è antichissima. Allora, io devo capire esattamente. Allora, io ho deciso che voglio portare la botte di vino verso... Con un panino la felicità. Anche quello. Ma quale panino? Panino è di Albano aveva il panino. Allora, Jack... Grazie per l'SO Cometino, sì, Jack per ha gentile. detto, porta la botte di vino Cometino, cioè la canzone una botte di vino con un manino la felicità. Esatto. Io quindi ho detto, visto che Jack porta il panino tal cosa, porta la botte di vino, io mi porto il panino. Ma porta il panino, beh, cioè, un panino al salame con le cita zucchero su 13 buone ragioni. No, a me non mi piace il panino. Al massimo la mortadella con... No, il panino con cose... Perché forse sarà il gusto piccante del salame, non mi è mai piaciuto. Ah, vabbè, ma che il salame non è piccante. C'è anche il salame piccante. Al massimo, se tu prendi, che ne so... quello che mettono sulle pizze. Oh, guarda, c'è qualcuno che sta mettendo cuoricini. Sì, stavo proprio dicendo questo, Carmelo. Stavo proprio dicendo questo, Max. Se tu magari... prendessi una capricciosa in pizzeria, alcune pizzerie ti mettono il salamino piccante. Certo che non è salamino, ma il salamino è previsto nella capricciosa. Sì, perché è capriccioso. Ma alcune pizzerie nella capricciosa c'è il carciofo, il salamino, il prosciutto, i funghi, la mozzarella. Certe volte mettono il salamino. Io ti dico come ho trovato spesso le capricciose. E poi mi pare a Roma mettano anche l'uovo. Oh boia. Raga, per favore, non parlate di pizze che mi sta venendo di fame, per favore. Ok, ho messo... Perché ti dico...
mi fai venire fame anche a me. Io non posso mangiare la Non prossima. parlate. Perché ti dico, io ho una pizzeria qui non so quanto ragazzi! un minuto di distanza in macchina. E Vi chiedo metterò scusa il ragazzi, devo sonino. chiudere un attimo Discord perché devo sentire i suoni del gioco. Se mi parlate, chiudo un attimo, mi muto io. Devo risolvere questo enigma ragazzi e devo capire. Si è aperta. È una questione di suoni. Bisogna seguire i suoni ragazzi. Non posso, ho risolto il grande mistero. Che bello. Devo anche postare questo. Ritorno su Discord. Grazie Andy, grazie di cuore per essere rimasto con noi Andy, grazie di cuore. Non è il proprio stile. Eccoci ragazzi, sono tornato Allora ho risolto l'enigma degli suoni e quindi c'è ancora qualcosa qua. Pensavo di andarmene dalla porta ma c'è ancora qualcosa. Io ragazzi oggi ho detto Comunque faccio... non lo so perché. Dimmi Raffaele. Raffa? Allora, sì, è che stavo dicendo che non lo so perché, ma come state parlando della pizza mi avete fatto venire voglia pure a me, non ragazzi. posso ragazzi, non posso. È tempo di rovinarla, ragazzi. Non posso ragazzi, mannaggia parla di pizza. La vostra pizza preferita qual è? Fatemelo sapere. La mia prosciutto e funghi. Sì. Come sempre. Ne ho varie. Io ne ho avute un paio che mi piacevano di pizza. Allora, la mia prima pizza è stata la margherita con le patatine, quella che... Mi muto di nuovo ragazzi. Mi lascio parlare. Allora, gatto mummificato. Per via del rapido propagarsi del culto della dea gatto Bast, conosciuta anche come Bastet, lo conosco così, nel periodo del tardo antico Egitto i gatti venivano mummificati e rivenduti ai pellegrini, per essere donati come offerta al cospetto della dea. Però, pensa a te, che roba intrigante. Prosciutto è buono, vabbè, certo, prosciuttone, ci sta, prosciuttone Galeazzi. Allora, dunque, andiamo qua. Finito? Come mai non puoi? No, sono allergico a alcuni cibi. Sono allergico a alcuni cibi, ragazzi. Solo quello è il mio problema. Da 4 formaggi? Ecco, proprio una cosa che non volevo sentir dire, cavolo. Scusami. Guardate, ma proprio quelle cose che... abbiate pazienza, sono allergico. Solo se sento dire queste cose è come se sentissi parlare di veleni. È una roba che io... Ah no, perché non posso prenderla? Non posso prenderla perché la piglio una volta al mese perché non mi fa ingrassare e non volevo ingrassare. Per quel motivo lì, ragazzi, solito motivo non estetico, salutista, devo tenere tutto sotto controllo. Poi la pizza che piglio io è una pizza piena di roba salata e ovviamente anche lì devo tenere sotto controllo il sale, purtroppo da un mese almeno. No, assolutamente, no, ma che cibi, non sono celiaco, no, ho altri problemi, sono allergico a derivati del latte, lattosio, sono anche allergico alle uova, quindi ho una doppia combinazione di allergie e queste cose qua praticamente, però no, la roba di pasta, roba celiaca, no, assolutamente posso mangiare carboidrati, è solo che non devo esagerare con la roba salata, purtroppo, la pizza che piglio io è il fulcro del sale perché ho tutta la roba, c'è anche le acciughe che sono salatissime, le acciughe ovviamente, le acciughe sono di un salato bestiale, vado a torno di lì a sentire anche... Ciao. Eccoci, è finito di parlare di pizze? Vero? Tutto a posto? Sì, ma stavo dicendo un'altra cosa, come dire, no, ma scusatemi, sono solo entrato non fa niente. Porco, non posso neanche No. perché... Era per chiarire una cosa, visto che tu eri mutato, Jack, un attimo, era per chiarire una cosa. Ma non potete chiarirvi fra 5 minuti, cioè 10 minuti che stacco? Non so, se è possibile. Tanto fra 10 minuti stacco, potete chiarirvi il tempo che volete. Che bello! No, ma poi sicuramente per dire una cosa, cioè assolutamente non è... Cos'è questa roba? Oh boia! Che è? Questo suono? Avete sentito? Hai sentito tipo... Sì. Sembrava tipo un cercapersone che Presidente, esplode. era caduto il segnale, Presidente? Sì, sembra un segnale caduto. Ho avuto veramente paura quel suono. Occhio di Horus. Presidente? Occhio di Cioè, Horus. noi siamo Presidente? Noi siamo delle cavolo di iene. Presidente? Sì, poverino, in condizioni. Presidente? Purtroppo Bossi non era che Bossi. Avevo chiesto il cecchino, non il chicken! Bossi Vai via, vai! Cioè, no, via! No! Ancora questo mondo. Differenza.
E No, niente, dico- Zinga è sconvolta. Cioè, Xinga si sta pisciando dalle risate. Sconvolto, Sa sconvolto. che adesso chiamerà la Neuro e dirà No. ma venite a prendere. Ma la chiamerà per chi di noi? Per No, tutti noi no. insieme, secondo me. Comunque, come stavo dicendo, Era uno dei soldi di Moreno. Ah, purtroppo ok. Bossi si è morto, quindi non dovremmo nemmeno fare questa cosa qui. È morto? Se non mi sbaglio, Ma sì. che cazzo? No, come cavolo si chiama quello lì che... È ancora vivo! Cioè, non fate morire uno. C'ha 84 No, anni, ma è poi- vivo! Era Quello Andreotti, che- dai, Andreotti. Andreotti, ecco, non mi C'era era più di 100 anni, sbagliato. Vabbè, Jack che Bossi è anche... Vabbè, ho capito, c'ha 84 anni, non è che sia. Non auguriamo, anzi io auguro lunga vita a tutti. È una cosa qua alla gola per quello che c'ha, vabbè. Ok. Che fuma come un turco e voleva... No, ragazzi, mio nonno cioè, fumando con un voleva trucco, ho togliere vissuto la- 93 anni, cosa ti devo dire? Anzi, Ma nessuno- anzi quello che ma gli ha detto, nessuno è il che dottore ti- che gli ha detto di che- smettere è morto prima di lui. Guarda, ma fumare fa male. Lui mio nonno, ah sì, me ne frego. E ha vissuto 93 anni e non ha avuto... Jack. Dimmi. Ma però dimmi se una persona Bossi durante il suo coso come presidente mi va a mettere Non è mai stato presidente. praticamente Non è mai stato all'uscita del porto di Reggio Calabria. Vabbè ragazzi, Villa in San politica Giovanni, non la commento per ovvie ragioni da youtuber. no. mi mette il cartello, state abbandonando la Sicilia, benvenuti. Cioè che cavolo era? Benvenuti in Italia, Stato lo so, del terzo mondo. vabbè ragazzi, era tutta propaganda Sì. quella. Oggi li votano di più al sud che al nord quel partito Ma lì. quando mai? Se No. quando siamo Queste statistiche. ancora possiamo. Ma che bello questo posto. Ancora siamo tanti. Cosa mi fa? Mi manda qua, bellissimo ragazzi sto obelisco, è incredibile, bel livello. Ecco qua, un bel livello questo. L'obelisco di Balzarro. Bella citazione questa, bella citazione. Allora, ok. No, ce l'ho fatta. Grande Lara Croft. Dicevo, Xinkai, avevo fatto una domanda, secondo me ti piacerà, specialmente tu che sei ragazza, sarà bello avere la tua opinione. Quali sono i tuoi personaggi femminili preferiti dei videogiochi? Intendo come carattere. Abbiamo subito detto, non per di ragioni estetiche, l'ho detto perché è pieno di maschioni qua, e allora ho voluto dire per ragioni di carattere, caratterialmente forti. E abbiamo fatto tanti nomi, sono saltati fuori personaggi come... E intanto buonasera signor. Ciao Raffaele e ciao Leonardo, scusami Leonardo, ciao Leonardo che sta andando via. Leonardo sì. Ciao, Leo. Leonardo ti prometto che entro 5 minuti sta con Ciao te. Leonardo. Voglio solo vedere come Ciao, va Leo. questa avventura. Quante avventure fantastiche. Ok. Famiglia acrobatiche. Potrebbe essere la sigla di Tomb Raider, veramente. È proprio la storia di Tomb Raider. questa. No, secondo me potrebbe essere ottima la intro per cosa? Per Xingai. Cioè, secondo me la intro sono così. Ci siamo. Scappa. No. È scappato un po' troppo. Cosa? Ho sentito Non ho un capito. pochettino arrabbiato, non si sa con cosa. Ma chi si è incazzato? Oh. Tu. Io ho capito, ho incontrato una alla... Cioè, Alla mano. Io ho capito che... Ragazzi, ma vi immaginate la mano, avete presente la mano della famiglia Adams? Stringere la mano alla mano, ma questo è bello, stringere la mano. Quanto è metaforico, Non lo so, stringere come dire. la mano. Era bella almeno questa che hai incontrato alla lavare. Ma chi... Vai che ti faccio dare un paio di sberle dal tuo amico verde. Il tuo amico verde, Il suo amico verde, perché non è il mio amico verde, il suo boyfriend verde. Ah, sì. il suo senpai. Perché Diana voleva brontolare per un attimo. Vabbè, No, fa bene la salute. non volevo brontolare. Comitino era il tuo senpai. Quindi il io tuo senpai, non è- sono venuto qua per niente, mi state dicendo che tutto questo casino che ho fatto è perché era una prova a tempo la mia. No, non voglio credere che non sono riuscito a farla. perché- Ma che minchia stai dicendo? Scusa. Massimo, Dimmi. Cioè, scusami, Jack, non per male.
Ma non potessi perché buttarti Carmelo... dall'altra parte Allora- per salire? Devo ritornare da sotto. Era tempo sta commissione. Mannaggia, era tempo e non lo sapevo. Era tempo e non lo sapevo. Guarda quanto sono stato comunque, fermo io. Si stiracchiava lei, si stiracchiava. Ok, devo andare qua. Ieri notte, prima di andare a dormire, ho battuto un altro world record su Crash. Ah, Crash, ma quale Crash? Quale di Crash? Crash 3 nel livello Gone Tomorrow, il numero 21. Ma bravo, grandissimo. Quindi... Quello con l'ambientazione futuristica. Dopo magari Wow. manderò il video Sì, me lo su ricordo. Telegram. Va bene, manda pure. Complimenti, altro record battuto. Aspetta, è il video che hai pubblicato oggi per caso Diamond? Sì, è quello. Ma allora mi è arrivata la notifica dal mio bot su Discord. Sì, è quello. Io salvo qua mentre tiro la leva per precauzione, perché so già che vuoi sparare. Dio salvi la regina. Dio salvi la regina. E ora non si può più nemmeno dire. Come non si può più dire? Ma come non si può più dire? Il motto- Ma c'è il motto inglese. Seconda che vuoi, check. Ma chi se ne frega, è un motto inglese. Ma Ma guarda che lo dicono ancora, seconda che vuoi. Vabbè, ma cosa c'entra? Perché lì Ce n'è lo cambia un'altra. in base al regnante. Sì. Al massimo si può dire Dio salvi il re. Ma c'è anche la regina, Ma scusa, nemmeno, la moglie è la regina. quello so. Ma quella non è considerata regina, quella Non è considerata considerata regina. come Consorte? Consorte reale? Consorte. figlia, come Regina figlia della consorte, sì. servitù nemmeno pagata da Ok. tutti, quindi Va show, bene. show, Sì. quella show. Aspetta, Ma io sono Carmelo. neutrale, come sapete. Sono estremamente neutrale. Carmelo. Mm. Quella Dicevo, talmente antipatica a dovrebbe essere tutti che consorte. Consorte, ok. no. Vabbè, consorte vuol dire moglie, è giusto così, non è offensivo. Ciao Raffaele. Diamond, quella è conosciuta come figlia della serva. No, ma no, assolutamente non. Carmelo, cosa hai detto di dire un co'? Ragazzi, mi raccomando, guarda, oggi troppa Figlia confusione. della plebe, ecco. È figlia della Plebe. show. Ma figurati, una che si sposa un È re. figlia della plebe che non viene cagata. Ma non è vero. Arrivederci e grazie. Ma dai, non è Ma possibile. guarda che adesso il banane. appena è vecchio tira le penne. Figlio, Le penne. Bene. dei tempi Le belli cuoia, del- dicevo di solito, tirare le cuoia, ma... gli fanno lo stesso destino di Anna Bolena e poi ci mettono la capoccia Ah, sopra ragazzi, il no, non cazzo. voglio offendere i tanto Dai, amato dai, inglesi, dai. che io sono assolutamente amico, cioè fan. Cos'è? È il tuo husbando, Jack? Ma chi lui? Non me ne frega nulla. Al massimo sono fan di Harry, che quello purtroppo non avrà potere, quello che sta simpatico. Sempre stato simpatico lui. Magari a me mi sta simpatico, dico magari a me. Però non ha più potere esecutivo, come si è detto, Uxor in latino. Ma tu ci credi? Tu ci credi? A cosa? Conta che appena. Non è che credo che appena. Ce n'è un altro figlio, che quello è l'erede, il grande futuro mega boss. Dico, appena William sarà a potere, sono sicuro che la prima cosa che mette anche suo fratello Ne dubito poco. gli farà, guarda, io comando qui, tu comandi lì. Quindi tranquillamente. Ma non poi- è vero, ma assolutamente quello là si è già ritirato dai doveri legali, ha perso ogni diritto purtroppo per come funzionano le leggi. Io non voglio entrare in merito perché ovviamente, guarda, tanto è una di quelle cose che non ci riguarda, quindi facciano quello che devono fare. Noi siamo italiani, siamo l'Italia, che per fortuna l'Italia è potentissima, ha un futuro roseo, è tutta allegra, non succede mai, la gente non si lamenta mai. Ma soprattutto l'Italia ha una bella storia. Esatto, è la storia. Futuro, Jack, Le futuro, storie e voglio subito. Lo so. dico futuro talmente roseo che hanno fatto venire quelli dell'Ice qui in Italia. No, non si può parlare, è vietato YouTube. No. Ragazzi, chiudo Discord, scusate, ma non posso rischiare certi argomenti. Carmelo. Scusatemi ragazzi, ma
certi argomenti, l'ho già detto io, la politica su questo canale è severamente vietata. Severamente, ragazzi. È proprio una di quelle cose che non tollero in alcun modo parlare fatti di cronaca, attualità, perché sono cose che è meglio discutere altrove, ma io non voglio assolutamente in alcun modo avere problemi a causa di opinioni altrui, perciò io non dirò nulla e lascio lì, anzi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, quindi insomma siamo riusciti a arrivare, speravo di fare 2 livelli, poi ovvio purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però almeno iniziamo a intravedere un po' di progressi, ragazzi, un po' di progressi ce li abbiamo, sai com'è. Ecco qua, ci siamo. Oh, guarda qua cosa c'è. C'è uno rotto e l'altro che va. Che strano. Prossima volta ripartiamo da qua, va bene. Però non ho capito perché ce n'è uno rotto e l'altro che va. Non capisco questa cosa. Però non penso che sia così importante. Spero che non sia importante il fatto che ne abbiamo uno rotto. No, non penso che si cambi qualcosa. Ho sentito vibrare il controller, questa cosa non mi piace per niente. Perché bisogna vibrare il controller? Vabbè. Andiamo qui, ragazzi, penso che poi la prossima volta vi dimentico. Facciamo così, salto qua, ok. E chiudiamo in questa stanza, così la prossima volta abbiamo un punto di controllo e partiamo da lì. Che ne pensate? Potrebbe funzionare. Grazie ragazzi, andiamo in chiusura. Intanto per di tutto ringrazio tutti i ragazzi che sono stati con me in vocale, Lio, Simo, Comettino, Diamond, grazie, e se Raffaele ovviamente, grazie di cuore per la compagnia. Ringrazio tutti voi, oggi eravamo in tanti, grazie, vuol dire che apprezzate quello che sto portando, un bel gioco, merita. Grazie Xinkai, oggi sono andato un po' a rilento, ma perché abbiamo più approfondito sul mondo dei videogiochi, Xinkai, abbiamo parlato di personaggi femminili forti, abbiamo visto un po' di immagini interessanti di personaggi che hanno definito la storia dei videogiochi e sono felice perché sapete quanto adoro i videogiochi come media. Grazie di cuore, grazie a tutti voi, buona serata. Domani porterò The Last of Us, quindi domani si va un po' avanti con un gioco parecchio pieno di trama. Grazie. Poi invece giovedì andiamo avanti con Mass Effect, finiamo Omega, quello abbiamo iniziato ieri, e con The Tomb Raider a questo punto proveremo a stringere un po' per finire l'Egitto. Spero almeno di riuscire a finire l'Egitto giovedì. Sarà difficile, ma ci proviamo. Grazie di cuore, buona serata a tutti.